Amici, ciao a tutti, da Jack, Leone, Max, come state? Il grande mistero, la grande domanda, ma Jack, Leone, Max, attaccato o spaziato? Meglio attaccato, ma spaziato non mi offende lo stesso. Come state, come state? Eccoci con Wakame. Allora, intanto noi ci colleghiamo come sempre su Discord, no, sempre no, ma quasi sempre su Discord, per andare dal nostro amico Lio, il lupo scuro, lo spietato lupo spezza ossa degli imperiali malvagi di questo gioco. Beh, in realtà non sono tutti malvagi, ma questi che affrontiamo, sì. Ciao Lio, ti ho fatto un'introduzione da sogno, non so se l'hai sentita. No, perché hai iniziato prima. Ho iniziato prima, io sono puntualissimo. Sono puntualissimo. Ho aspettato come uno scemo per almeno 2 minuti per dire. Beh, almeno non ti ho fatto aspettare. Allora c'avevo cosa, mi diceva 1 minuto e 3. 1 minuto e 3. Ma tu ti fidi di quello, ma io parto sempre prima. È raro per me tardare. Ciao, buon pomeriggio Leonardo. Ricordo abbiamo. Leonardo, è stato lui a chiederlo, buon Pomerania. Io sono d'accordo con lui. Buon Pomerania, me lo faccio anche vedere. Guarda, va che cucciolo di Pomerania, potentissimo. Questo da grande farà il pro wrestler. Io ve meno. E anche buona Serana, ma Serana va che lei è vampira, quindi se la fai arrabbiare di notte ti stracca via, non dico cosa, ma che, diciamo una cosa che fa sangue, collo. Fa sangue, collo. Sì. Sì, i vampiri fanno ste cose, non è. Però lei era una di quelle brave, bisogna dire che Serana era una brava vampira, è consigliata, c'è le recensioni 4,70 su Google, quindi va tutto bene, no? Perché si sa ovviamente che i vampiri hanno le recensioni su Google, no? Hanno le recensioni su TripAdvisor. Esatto. Guarda, mi fa un po' male il collo. Ciao Lio, ti saluta Leonardo, ti dice Ave Lio, morituri salutant. Comunque, ho visto. Hai sentito il sound? Sì. Dico, ho visto l'intervista che ti ha fatto Moreno, veramente bella. E venerdì prossimo, non questo, di sta settimana, il prossimo ancora. Vabbè, ti intervista, poi non sappiamo quando la pubblica, perché ovviamente lui aveva detto, infatti tu senti le mie interviste, aveva detto, ma la metterò per Natale, poi invece sorpresa, l'ha messa subito, sono contento, mi piacere. Ma ma non è un problema, perché nel senso di interviste, cioè nel senso che mi dici Jack, ti intervisto, vengo, non è che non vengo, nel senso, non ho problemi, nel senso. Aspetta che arrivo a 1000 iscritti, guarda che anche tu sarai intervistato. Ma guarda che io non è che lo faccio per aumentare il pubblico, lo faccio perché mi piace stare con gli amici. È un'altra cosa. No, dico no. Allora considerami uno dei tuoi. Ai 1000 iscritti ti dico, sarai o il secondo o il terzo che ti intervisterò. Ma anche il quarto o il quinto, ma anche il decimo non è un problema, nel senso, voglio dire, ci conosciamo, sono sempre tranquillo, nel senso, non ho mai fatto pesare nulla a nessuno, anzi, mi fa piacere. Però ripeto, cioè nel senso, sono una persona timida, io non sembra, ma sono una persona timida. Di solito queste cose mi mettono in esitazione, però poi vabbè, alla fine va tutto bene. Sarai comunque a tuo agio, cioè sì, mi metterai, sai, salute, metterai un cronometro, tic tac, e dirai Jack, è qua, sta a scadere il tempo, finisci di dirlo in 36 secondi. Adesso arriva come tiro con chi vuole essere milionario. Sì, quel gioco lì ti mette un po' di tensione. Ciao Ice, welcome to the Chana, non Chana. Ma come parlo? A volte mi chiedo come cavolo parlo l'inglese io. Vabbè, allora, vediamo un po' come è andato il jackpot in diretta. Primo numero non ha vinto, secondo numero non ha vinto perché aveva lo stesso numero finale. Terzo numero non ha vinto. Vabbè. Va bene, se volete, ma ve lo faccio fare dopo, che siamo di più, dai. Facciamo dopo, perché oggi sono partito prima, ragazzi. Ciao Ice, ciao Leonardo. Oh, poi mi sono dimenticato di mettermi la reference su schermo. Datemi un attimo che l'apro su Bowser, sì, il cattivo di Mario, sai. Proprio lui, vero? Il cattivo di Mario. Invece di dire Broswer, ho detto Bowser. Così tu. E porco cane. Lo so, guarda, ma
non mi dà fastidio perché purtroppo sono anch'io così, guarda, io non tanto io non No, con la è che tosse, ma sono raffreddato, però ho anche un pochettino di tosse e quindi mi dà un fastidio enorme. sì. Poi da stamattina che sto stando di ora mi stavo mangiando un poco di frutta secca, Fai bene. ma stava andando la banana secca di traverso. Ma fai boia, ma mi raccomando, non parlare mentre mastichi, che può essere pericoloso, sai. Ho letto di tante persone che vanno KO per una mela. Per una mela, la mela uccide la gente. Guarda, io ti potrei citare un signore, penso che ormai questo signore se sia morto anni fa, che questo qui praticamente così per... Cioè, lui si era mangiato, sai i piselli, quelli lì che... Dipende quali, cioè... I cosi, gli ortaggi. Ah, beh, ok, beh, ovvio che intendevo Praticamente, sai che qualche volta succede che tra come si chiama qua nella gola c'è quel muscolo che ci fa respirare ma ci fa magari inghiottire e mangiare. Sì, beh, non sono così esperto in fisionomia, ma in anatomia però. Non si sa come cavolo è successo. Uno di sti piselli ortaggio gli è finito in un polmone e gli è cresciuta una pianta all'interno. Ma boia, ragazzi. Questo di fatti a un certo punto non riusciva più a respirare. Dicevo, ma Ciao Comettino, sentivo l'odore di buon vino. Stavamo parlando di te a sto momento. No, non è vero, dai, stavo parlando del signore che si è preso. Citato. Il signore che si era preso. Citato. Ma no, stavo parlando di un. Comettino, stavo parlando di un signore con i piselli in bocca. No, gli è cresciuta la pianta. Gli è cresciuta la pianta. No, prima che stavamo dicendo di una cosa, ho detto e avevamo pure citato Comedino. Sì, per il fatto del ticchettio là del tempo, quando ti ho detto ti intervisterò anch'io e tu mi hai detto sì, mettimi il tempo e lo mettiamo come quando Comedino gioca a chi vuole essere migliore. È vero, il tempo è vero, è bravo, hai una bella memoria, migliore della mia, sicuramente migliore della mia, ma non è che ci vuole un genio per avere una memoria migliore della mia. E praticamente, Jack, che era successo? Gli hanno fatto sta radiografia. Sì? Sta radiografia ai polmoni e si vede, ti giuro, non ti sto scherzando perché ho visto anche la foto. Mio Dio. Nella radiografia si vede sta pianta bella cresciuta che letteralmente gli aveva sto polmone. Sì. Cioè praticamente gli era cresciuta all'interno di sto polmone. Sì, ci credo, sono le cose folli della natura. Incredibile, adesso non voglio più mangiarli dopo ho sentito sta cosa. Sentiamo un po'. Intervento elettrico. Avvisiamo la cittadinanza che nel tardo pomeriggio di giovedì 27 novembre sarà effettuato un intervento per riparare il guasto sulla linea elettrica avvenuto sabato scorso. La fornitura elettrica sarà interrotta dalle ore 16 alle 19 in via Grotti, in via Camartina, in via Croce e via Roma. 1635 1635 dice Comettino che abbiamo perso volta scorsa. 1635, me lo salvo. Boia, perché non mi salva l'ultimo numero. Ok, chi vuole dare i numeri insieme a Comettino, ragazzi? Anche senza la grafica bella che ha messo lui. 1980, mamma mia che bello, 1980, ha molto retro wave, fa molto retro wave. La tua strada qual è? Cioè che non me ne sei... La mia strada? Sì. Tu lo sai che da me non ci sono i cittadini? Non ce l'ha, non c'ho il numero civico. Strada. Ah, quella di Comettino dici? Io non so. No, quella di Comettino, la tua. Ma io la mia strada non posso dirti il nome della strada mia, mi viene a prendere, mi viene a prendere a martellate. No, allora, no, era per sapere se allora se succede come è successo venerdì scorso quando è stato. No, non era a casa mia, è con il telegramma di Comettino, io non so che strada abita lui. Vabbè, allora se gli staccano la luce al Comettino, chi si è visto si è visto. Dici che chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci un passato, si chiama Napoli Paesaggi, dici così, no? No, perché quando dico questo ogni volta mi manca ancora 1682, 1682. Uscire. Questo qui invece è il numero del mitico Leonardo. Va bene, ragazzi, guardate la top. Adesso non c'è più la top doppia, teniamola così, che ormai sta andando bene. E fra l'altro Lio apprezzerà, perché Lio sta guadagnando
con la top, se non mettiamo Cometino e Lio attaccati, sedere, proprio state tipo starnuto del naso. mi ricordo uno di tipo quei video di Instagram dove fanno tipo doppio twerking, è una roba del genere, perché sono attaccati fuori di loro. Lio e Cometino più o meno. No, Cometino, no, ce li abbiamo i numeri, avete dato i numeri, vi ringrazio e ora li giochiamo. No, lei lasciamola in pace. Passa in chiamata che io sto morendo con un raffreddore bloccato. Sì, così. Allora, ha bisogno di starnutire addosso a qualcuno. Cioè, no! Dice, Cometino, vai tipo Hachu! Haktung! Dici in tedesco. Haktung! No, è che così se viene parliamo un pochettino. Allora, cominciamo. Io non so perché ho messo prima il numero di Cometino, 1635. Non so perché ho partito qui. L'ultimo che ho letto, il primo che ho messo, 1980, 1980. Ok, e poi abbiamo un bel numero che è 1682. 1, 6. Oh, vi faccio vedere una cosa. C'è Leap of Fate. Faccio vedere Jack, faccio vedere il platform dentro questo gioco. È una roba. Precazioni che in confronto Crash Bandicoot sembra il gioco più rilassante e zen di sempre. Guarda, hai presente quei livelli difficili di Astrobot? È messo peggio qua. Se muori parti dall'inizio. Veramente. Ma se secondo te resterai Magnan? È il momento Penso di di fare sì. il casino. Penso di sì. C-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio. Faccio casini. Ok, Ice dice ciao Leonardo. Beh, non so la voce di Ice, ma me ne immagino con quella voce così. Anche tu vorresti avere la voce ciao, come stai? Io. Così. Stai morendo di raffreddore. Ah, con raffreddore a tutti cambia la voce. Che rischio la muerte. Invece Cometino ha una delle voci più belle del mondo, perché lo senti Ick! Un saluto, Ick! Come state? Ick! Dico proprio Ick! Sai, singhiozzo. Aspetta, che poi quello ci denunzia per imitazione fasulula. L'imitazione molto fatta male, sì. Vabbè, dai, l'ho imitato io, mica te. E tu quello fai Cometino. Ma poi Cometino mi denuncia come... No, ma tu in realtà Cometino l'hai imitato in un video dove usavi la liana e facevi con la liana, no? Famoso video dove dicevi imito Cometino e scalo la liana, cioè, nella foresta. Perché? Non lo so. Ma tu secondo me c'è che ti fai di pigne pesanti. ma se sono una persona stegna. Ti fumi Non ho mai fatto le erbette vicino a casa tua. Guarda, sono naturale di mio, guarda. Non ho bisogno di roba. E allora caro è roba forte. No, a parte gli scherzi, voi non lo sapete, ma in Piemonte, Lombardia e anche forse parte della Liguria e forse Liguria no, parte qualcos'altro tipo sono Veneto. piantagioni di Maria Giovanna. Non stavo parlando di quello, che ne ho viste anche da vicino di quelle, però beh, non erano quelle legittime. No, c'era un carabiniere che controllava. C'era il carabiniere che controllava che fosse roba legale, assolutamente. Te lo dici così? Lo dico così perché sono venuti a fare il controllo e hanno fatto bene, non era roba mia. Lo dici così in diretta live. Sì, vabbè, ma non è che se tu ci vivi vicino a una piantagione, non è che se ci vivi vicino a una piantagione questa ti fa male a te finché non la usi. Cioè, scusa. Quindi coltivavi pure. Io spero di trovare una foto, ma io assolutamente no, anzi io volevo quasi contattare la polizia, poi è arrivato un poliziotto lui a fare l'ispezione, ma noi controlliamo che sia tutto in regola. Bell'esempio che dai, eppure bell'esempio è il poliziotto che nemmeno ti ha arrestato. Ma come? Ma il poliziotto mi ha detto che devo starmene zitto, che quella è tutta roba legale, ma stai scherzando? Ma roba legale. Sì. Io me ne sono approfittato, stavo facendo tipo l'informatore e ragazzi ho visto questa roba qua, tutto hai visto intanto sto gioco quanto è bestiale, non bestioso, che poi tra l'altro non so come ho fatto ancora a non cadere. Lui dice che FBI, open up, devi mettere, guarda, io sul mio canale ce l'ho così, ce l'ho lungo, oddio, ce l'ho esteso, ce l'ho esteso il comando, intendevo.
Dico, come dico, lui dice che tu sei ubriaco, ma lui che sta fatto con l'erba? È assolutamente vero. Assolutamente vero. Ma poi mica era roba. Ma poi mica. Devi capire che non era roba mia, Anzi, io sono felice se queste cose le tengono molto lontane da me. Ma come non ho preso tutto? Cosa ho perso per strada? Vabbè. Comunque ho preso l'oro. Ho perso un bronzo. Vabbè, comunque, ragazzi, tanto per farvi vedere, l'ho completato senza mai morire. Vuol dire che proprio tanto schifo, non faccio neanche sto platform qua. So che poi volete vedermi su Fall Guys, anche se in realtà non c'ho più voglia di farlo, vabbè. Ma lo faccio solo perché come Tino gli piace Fall Guys, come Tino vuole vedere le pastiglie che cadono, allora io faccio vedere le pastiglie che cadono, perché so che lui è contento. Io per come Tino sta cosa la faccio, ci perdo 2 minuti della mia vita per andare con le pastiglie che cadono, dai, lo faccio per lui. Perché come Tino no, ma infatti è che come Tino mi ha mandato adesso un audio, un video. E ho paura di aprirlo. Ti ha mandato un video con l'erba. Dice, questa qua è l'erba del vicino. No, mi ha mandato un video di Mr. Bean con la roba bianca. Quindi già ho capito. Penso anch'io. Occhio che check. L'ha mandato anche a me. Mi ha fatto vedere. Ma comunque, voglio dire, è zucchero, Ci tengo a dirlo. È l'orsetto di zucchero. Sì. Ma chiaramente c'è scritto flour. Flour cos'è? Non è zucchero. Sì, è zucchero per la torta, mi sa. Flour. È la farina. È farina, flour. È farina. Tante avventure fantastiche tra umiliazioni e non è umiliazioni, non è che si umiliano in Dragon Ball, non è che si mettono umiliati. Te ne immagini? Tipo Tenshinhan che viene bloccato da Cici con la frusta. Dai, sta zitto te. Ma io dico umiliazioni fantastiche. Perché dobbiamo immaginarci? Perché avevo letto umiliazioni fantastiche. E Sting che fa le robe San Tommaso con dice mi spiace, non lo faccio più, dice sta zitto. Che poi arriva Goku e parte. E si unisce anche lui, anche lui si mette lì. Te ci scherzi. Ho visto, allora tu devi capire che all'alba di internet vai di N34 con chi ma tu sei moderno, all'alba di internet c'era una cosa che praticamente ci si collegava a internet e ogni volta che cercavi Dragon Ball non ti usciva la trama canonica, ma ti uscivano, diciamo, gli extra, diciamo, quei one shot particolari che non erano mai stati mostrati in televisione. Io voglio vedere dove vai a parare, perché io già ho capito. Ma tu hai già capito, è ovvio che hai capito. Di quale fumetti stai parlando? Ho capito. Ad esempio, tu cercavi la trama, tu magari, che ne so, cercavi informazioni, volevi vedere tipo la biografia di Bulma e scoprire cosa faceva nella vita, e invece scoprivi delle cose che non avevi mai visto. Era così internet nel 98, nel 98 era così. Come ad esempio che salutiamo Giorgio Vanni, ciao Giorgio, grazie per le tue belle voci. Non è figlio di Goku e di Kiki, ma è figlio di Gohan e Kiki. Sì, quella è famosa, sarebbe un po' illegale, ma quella è famosa, sì. Ad esempio un famoso manga, possiamo dire così, che parte con la Kamehameha e invece finisce con la scrittura indù. Ma comunque non è uno, ce ne sono 300 con quel nome lì, è quello il bello. Ce ne sono 300 con quel nome lì. È sempre lo stesso, Jack. È sempre lo stesso. Gli altri 300 sono tutte cose rifatte per ho capitoli successivi. Sì, ho capito, ma queste cose c'erano già nel 98, quello che sto dicendo io. Oh mio Dio, siamo in solo in... Guarda, Fall Guys, però siamo in pochi, nessuno ci gioca più. Si sono già stufati. Vabbè, comunque voglio dire, nel senso, diciamo che internet insegnava tante cose all'epoca, vedi? Cavolo, quella puntata non l'avevo mai vista, delle robe del genere. Quella puntata non me la ricordavo proprio. Vai a vedere le puntate, quelle particolari. Poi soprattutto anche sono molto istruttive, perché ad esempio vedevi in che modo c'era la storia d'amore, dove Krillin si avvicinava a C18, vedevi appunto. Scusami, non per male, ma in quale universo? Ciao Matteo! Ciao Matteo, in quale universo tu vedi Gohan che
si deve vestire, cioè gli creano il costume da Street Saiyaman, sbaglia un tasto, viene letteralmente, perde tutti i vestiti. Non l'ho mai visto sta cosa. In Bulma, piuttosto che sistemare i vestiti, se la pensa va, ma lo sai che cos'è? Ma che cos'è? Non l'ho mai visto. Ciao Matteo, stiamo parlando degli episodi sbagliati di Dragon Ball, cioè quelli che ci stanno su internet ma non nella serie, per qualche strana ragione che non capisco, devo ammettere, perché pensavo che sarebbero stati ottimi. Leo, te lo dico da amico, quasi da fratello, per il bene tuo non ascoltare quello che c'è che stiamo dicendo. No, o meglio, ignoriamo quello che stiamo dicendo. Esatto. Quindi adesso cosa farai, Matteo, poi ritorniamo sull'argomento perché so che ti vedo molto preso, ma cosa farai con Silent Hill 2? Continuerai alla ricerca di altri finali, Matteo? Vuoi farti il dog ending? Che premi punto esclamativo doggo, ti farà venire voglia di giocarlo. Punto esclamativo doggo. Punto esclamativo doggo è praticamente il nostro cagnolino preferito. Paura di cadere. Boia! Sono caduto. No, non mi hai messo in difficoltà tu, tranquillo Leonardo. Non mi hai messo in difficoltà, sono io che sono incapace. Sono le cose diverse. Non è colpa tua, Leonardo, ma figurati, sono io che sono scivolato giù. Perché poi ero quasi arrivato in finale, vabbè, peccato. Sarebbe stato bello arrivare in finale. Questo era passabile. Comunque, Matteo, ma non mi metti in difficoltà. Lunga vita al principe. Diciamo che ci sono alcune cose con quel titolo lì. A proposito, su Vegeta, una mia amica mi fece leggere una cosa solo scritta, dove appunto c'erano Vegeta e Goku che si allenavano. E a un certo punto Goku rimaneva molto colpito da un'abilità che non aveva mai visto di Vegeta. E allora non posso andare avanti. Ripeto, era molto colpito. Nel senso, vabbè. Allora è incredibile. Allora si mise a scrivere un poema su questa cosa. Nella sua mente diceva, mai visto. Io dico, ma perché? Non lo so, però alla mia amica piaceva sta cosa. Siamo cresciuti nel periodo, non diciamo il più zozzo. Secondo me è il peggiore. Tu dici no, ma io dico non peggiore, perché alcune storie sono anche scritte bene. Ma alcune sono scritte e disegnate bene, assolutamente. Ma sai quanti mangaka sono partiti da lì, Ma sai quanti mangaka sono partiti da quello? Cioè, ma tanti. Ma il fatto Jack, è che molte di queste opere sono anche fatte bene. Poi anche quando fanno la serie animata, cioè, o le puntate della serie animata in quel modo. Io ad esempio ne uno, non posso dire il nome perché sì, posso immaginare che magari YouTube non apprezza, perciò evitiamo. YouTube non apprezza, che ma non so con te. Come cosa è pure fatto bene, cioè è pure fatto bene. Il Como ha vinto 5-1, ma wow, complimenti. YouTube finale, sai quando? Mi sono recuperato il finale. Matteo, sei un pazzo! No, ha fatto bene, è proprio l'ideale il 5 del mattino. Che poi non so, ma tu non ti viene non ti disturbano. Cioè, perché voglio dire, io non so com'è nel remake, ma nell'originale il finale in water mi ha traumatizzato a vita. Mi ha traumatizzato il finale nell'acqua, in italiano, nell'acqua. Non posso dirlo perché lo devo ancora giocare e magari mi capita proprio quello, ma il finale nell'acqua è veramente traumatizzante. Il finale nell'acqua è proprio una cosa assurda, cioè non assurda, è terribile, nel senso è agghiacciante, è una roba che non dormi più per ore. Ma ti mette tristezza a vita una cosa del genere. Ma questo qui sbaglio o ha l'armatura di Berserk, cioè di Gatsu di Berserk? Ci assomiglia? Vero? All'armatura di Berserk? Lascia stare la faccia. Guarda l'armatura. Non ci assomiglia? Secondo te questo qua? Guarda lì. Sono soddisfatto. Sì, ma vabbè, ma quello è il più facile da prendere. Nel senso, ti spiego, Matteo. Di solito per quel finale lì se tipo hai preso tante botte dai nemici. Però è anche il finale che per molti fan è il più canonico, più... A me piace tanto Maria come finale, perché non è un finale... A me non voglio far spoiler. Ma per il Platino lascio stare. No, ma neanch'io. No, neanch'io, Matteo, neanch'io. È vero che è un Platino accessibile, ma no.
Poi dipende, non so se il remake migliora tante cose. Diciamo che non è un gioco che si presta a tanti playthrough, secondo me. È vero che però almeno c'è lo stimolo. Siamo solo in 2, quindi uno dei 2 potrebbe vincere. Il gatto va a porci. Vabbè, ragazzi, spero di essere io quello che vince. È difficile, perché siamo 50-50, Magari questo qui è bravissimo, è un king di Fall Guys, è uno con 3 miliardi di corone, ma ci provo, ragazzi. L'ho vinto già una corona in diretta con voi. E sì, siamo su Final Fantasy, non su Fall Guys. Allora, per me fino all'ospedale capolavoro, mi ha un po' annoiato la parte in mezzo, la prigione. Hanno allungato, perché ripeto, nell'originale la prigione è veloce la prigione nell'originale. Nell'originale la prigione non è una parte pesante, anzi, la prigione, cavolo, è lunga giusto, e soprattutto è uno di quei posti che veramente ti viene voglia, però capisco perché è talmente, è talmente opprimente che, cioè, ti viene voglia di lasciarla il prima possibile, perché è come una discesa, tu continui ad andare nei buchi, continui a cadere in buchi, parlo dell'originale, io non so come nel remake, ma nell'originale continui a cadere nei buchi, e questi buchi qua, non mi ricordavo più questo, e questa qua praticamente è veramente terribile, ma proprio perché è fatto apposta per essere pesante. Non si riesco a passare, ok, ma voglia, che stupido che sono. Quello là sarà già, vedi, ha quasi vinto quello lì. No, mi ha stannato. Spero che si piglia una bella palla addosso. So che io devo essere più sportivo e dire forza, però in realtà no, questo vince ragazzi, voglia. Questo qui vincerà, questo qui si piglia la corona, perché siamo solo in 2. Se vengo eliminato io, non ha più, alla strada spianata, non ci sono più minacce dopo, non ci sono più minacce, infatti quello lì ha praticamente vinto. No, sa giocare quello, sa giocare. Ragazzi, sa giocare. Ha praticamente ha vinto, visto? Ha vinto. A livello di quantità, troppi nemici in generale. Sì, ma ci credo, Matteo. Hanno allungata. L'hotel è bellissimo. L'hotel, nell'originale, secondo me, peccava un po' era troppo buio. Nell'originale era troppo buio. Tagli di scena. Sì, ma guarda, a me spiace perché era una scena importante, però l'autore ha sempre detto che non era da intendersi così. Allora, io vi dico una cosa, se vuoi vedere la scena originale da cui è nata quella scena di Pyramid Head, devi vedere un film di David Lynch chiamato Blue Velvet, velluto blu, credo in italiano, come si chiama? Lio, tu che sai? Velluto blu. Velluto blu, sì. Perché in quella scena lì c'è praticamente il protagonista, che è lo stesso attore che ha fatto Twin Peaks, che è con questa signora ballerina, insomma quello che è, però arriva il marito che è uno molto molto cattivo e violento, fra l'altro questo qua è un grande attore che è morto qualche anno fa, che si mette una maschera e inizia così a fare quella voce forte, e lui per paura si va a nascondere dentro l'armadio e vede la scena che è identica a quella di Pyramid Head col manichino, identica, ma veramente identica, non sto scherzando. Cioè, puoi compararla, è la stessa cosa, e quindi è una grande citazione David Lynch. Cioè, per me è anche una bella scena, però io posso capire che avevano paura, posso capire, mi spiace che hanno tolto una scena così simbolica, a me non dava fastidio, onestamente, perché sai che tanto, però l'autore ha sempre detto che non era da intendersi così, cioè che Pyramid Head in realtà picchiava soltanto i manichini, faceva shaff, non era nulla di più che un Pyramid Head che faceva shaff. Io non ci credo, io onestamente non ci credo, io ci ho visto altro, ma tutti ci hanno visto altro, non è che sono stato io. E chiaramente Pyramid Head non stava facendo shaff a sberle, secondo me, cioè, almeno non sono l'unico che l'ha vista così, però poi l'autore ha detto ma la gente non ha capito niente, non c'è mai stata sta scena, ma non l'ho mai messa nel mio gioco. Ho detto no, non l'hai messa nel tuo gioco, peccato che tutti abbiamo pensato che era quello. Scusami, considerato che stai parodizzando un film dove c'è esattamente quella cosa. Comunque, ovviamente vi dico il solito, c'è già l'annuncio, questo qui l'aveva fatto il buon Stefano. Se vi piacciono i contenuti che porta il nostro mitico imperatore Max, non lasciate esitare un bel like, ragazzi, aiuta, non chiedo nulla io, però se uno vuole è un like in più, è un potenziamento.
Ok, per il resto adesso si gioca ancora a Fall Guys. Lì io comunque le citazioni a Lynch sono sempre roba gradita, ma veramente. Sì. Anche in Silent Hill 3 c'è una citazione a un film che io personalmente adoro. In italiano ha un nome bruttissimo, in inglese si chiama Jacob's Ladder, come il famoso dipinto della scala da cui gli angeli vanno sia sopra che sotto, che è una visione biblica di Giobbe in italiano, non Giacobbe, ma Giobbe, non è Giacobbe. Praticamente è una citazione biblica, e anche in italiano purtroppo gli ha dato il nome Allucinazione perversa, che non ci azzecca niente. Fra l'altro c'è il bambino di Mamma ho perso l'aereo in quel film, che fa la parte di... Sì, è storia ovviamente, la bellissima storia, ne parlavamo ieri, ovviamente sul soldato che torna dal Vietnam e deve ambientarsi nella sua vita, tornare dalla moglie, tornare dalla famiglia, e dopo aver vissuto il disturbo classico, disturbo post-traumatico dato dall'essere un sopravvissuto di guerra, chiaramente, la solita tematica che andava molto in quei film. È un horror, ma non è un horror, nel senso non è un horror crudo dove vedi roba cruda, è semplicemente è disturbante, è psicologico. Infatti è molto Silent Hill, veramente, perché c'è una scena simile a quella di Ether che va nella metro e ci sono dei punti in comune, ma veramente dei punti in comune con quella scena lì. E per questo bisogna ripetere che è un grande film horror, che però è stato... un altro che purtroppo qua su YouTube non si può nominare. Horror? Quello è un horror così pesante che ne parlò ai tempi. No, non era pesante quello che dicevo io, ma per niente. No, quello che ti stavo dicendo io è così pesante. Inizia con la CA, vero? Inizia con CA, vero? No. Non è quello, ok. Diciamo che viene dato, cioè il nome è A e poi viene detto la nazionalità da cui viene sto. Sì, è un posto dell'Est Europa, ok. Non l'ho mai visto sto film perché dicono che è troppo. E non Jack, te lo consiglio, non te lo guardare mai. No, non lo guardo, ma non ho mai pensato di volerlo vedere, davvero. Ma allora io penso che il regista ha qualche problema mentale per fare una cosa del genere. Addirittura. Non puoi fare un film. Magari voleva solo essere realistico, ragazzi, diamogli. Jack, cosa cavolo può essere? Ma tu hai mai visto un film di Jodorowsky? Cioè, hai mai visto un film di Jodorowsky? Film dove praticamente fanno violenza pesante sui bambini. Oh mio Dio, no, non lo sapevo che aveva quel tipo di contenuto. Davvero, giuro, non lo sapevo. Ciao Simo, benvenuto. Ovviamente. Io maledico il giorno, e ti giuro, che ascoltai questo, cioè conobbi questo film con molte virgolette da un video di Yodobi. So solo che è considerato uno dei film bannati, ma non è veramente bannato tecnicamente, però è uno di quei film che non andranno mai in TV. È bannatissimo quel film, è bannatissimo, vabbè, ci credo. È bannatissimo quel film. Ci credo. Ciao Simo. Cioè, ci sono molti film horror. Ciao Simo, che per scene o per modalità. Cioè, ad esempio, c'è un film italiano, Cannibal. No, questo su YouTube tecnicamente sarebbe bannato. Non è un film bannato, Simo. Parlavamo. Italiano. Sì, italianissimo. Sì. C'è anche uno che è diventato un presentatore televisivo in quel film. Comunque questo. Sì, ma tu lo sai che per supportare le riprese uno di quegli attori lì dovette usare sostanze, quello che stai citando tu adesso, era veramente disperato perché è un clima inaccettabile, un film che veramente, secondo me, quello che è la nazionalità, però, esatto, proprio quello prima, proprio quello lì, stavo dicendo proprio quello che io non ho mai visto, non lo vedrò, anche perché non ho uno stomaco abbastanza forte, onestamente. Io, per carità, ho visto tanti horror, ma non riesco. No, allora, quello lì che abbiamo detto, che stavamo parlando adesso, ovvero Cannibal, e poi non possiamo dire altro. Allora, quello è italiano,
Sì, italiano. Pensa che hanno dovuto provare. Ma sapete che sono andati in corte per provare che non era successo nulla per davvero? Hanno dovuto chiamare gli attori africani che erano in quel film. Ma sapete che hanno voluto chiamarli? Oh, ce l'ho fatta. Mi sembra che poi uno di questi è pure finito in. È pure finito in carcere. Cioè, gli hanno dato non so quanti anni di carcere. Ah, non lo so. Come perché Task. loro non credevano. Non lo conoscevo quest'ultimo che dici, neanche di nome. Ma sì, ma questo qui non lo conoscevo. Però ripeto, ai tempi disgustò tantissimo. Cioè, comunque ripeto. Sì, certo, ma non è questione solo di. Allora, ci sono alcune scene, diciamo. Nei giorni scorsi abbiamo visto spiegazioni sulla loro. Sì, Matteo, devi pensare una cosa. Questa è veramente, la dico al minimo, poi ne parlerò quando giocherò io Silent Hill 2 Remake. Ovviamente col bollino 18+, perché altrimenti certi argomenti di Silent Hill 2 non posso far finta che non ci siano. Tutte le volte che lui scende nei buchi, è un disturbo post-traumatico quello di James. È chiaro che il buco non indicava una sola discesa nell'inferno, ma anche il fatto che gli mancava proprio. Vabbè, puoi immaginare. Ma boia, mi ha preso di nuovo sto coso. Dai che stavo vincendo io. Per essere questo, ma io penso che Silent Hill 2 ho perso. Ero primo, ragazzi. È stata creata per far provare al giocatore. Quel film, Simo, quel film non era così terribile, però, Quel film che dici tu, che è di Fulci, non è terribile. Tecnicamente non c'è nulla. Non c'è proprio nulla dentro di così disturbante. È un thriller come tanti altri, perché voglio dire, non è che quello Mystic River sia da meno, Mystic River. Non può leggere il nome del film, è un film di Fulci col paperino, diciamo. Che è un titolo forte. Non era terribile? Sì, ma non è. Cioè, non è quel film, oh mio Dio, ho visto una roba che ti traumatizza. No. Il finale col cane è doppiato in polacco. No, perché era in polacco? Nell'originale era in giapponese. Allora, ti dico, quello lì che stavamo parlando prima, di più lo sai perché fece tutto quel vespaio? No, non lo so. Perché per la scena della tartaruga. Sì, beh, c'hai ragione, su quello è vietatissimo. Per la scena di quello lì che c'era di quello che è successo poi nel villaggio. Vabbè, ovvio. Di più. Ciao Tazza, indovina che film è se diciamo tartaruga, non fare il nome magari Tazza, tu che sei Tazza è molto esperto di film, però non è che sai di cosa è violenza sugli animali, perché certo, ma quella scena lì era ingiustificata, sta roba. Dai, sai, dici, vabbè, c'era già una tartaruga morta, invece di fare quella scena, vabbè. Sì. No, questi sono andato da una viva, ma non posso neanche spiegare cosa. Però, la catturarono. Sì che lo sai, Tazza, ma sì che lo sai, hai già capito. La catturarono, la girarono. Ma veramente hanno proprio girato la scena, non c'è proprio nulla che non si capisca, perché è davanti ai tuoi occhi. È una cosa che mi fa più arrabbiare di quel film, è proprio quello. Perché io, è vero, non sono uno di quegli animalisti che trovano ogni scusa, ma proprio questa qua è una cattiveria ingiustificata. Tanto. Se al massimo dici è fatto, sai. Oggi se fai una cosa del genere, oggi la fai col CGI, piuttosto lo fai con la IA. Ma lei dice, vabbè ragazzi, non è successo nulla. Ma tu sai che anche a Lynch hanno chiesto il neonato di Eraserhead, ma come l'hai fatto? Perché lì avevano un sospetto che avesse usato qualcosa e lui non ha mai rivelato. No, ma io dico, non ha mai rivelato Lynch in che modo l'ha fatto. Cosa ha fatto fuori? Proprio avevi girato quella scena, al massimo lo sai. Tartarughe sotto i nasi. Scusami. Che era stato, no, tranquillo, che era stato che ne so, una di quelle tribù che per mostrare l'avevano così ma pensavano che fosse morta della gente lì, sono andati in causa in tribunale, è ridicolo. In Italia ci hanno proprio creduto, pensavano fosse uno snuff, non è uno snuff, era fra l'altro anche
Anche il regista non era un grande regista, però onestamente non era di certo un mostro. Quella Cigeni, il film Poltergeist che dentro alla fossa piena d'acqua ci è andato a buttare i scheletri reali. Quella uscì pugno di ma anche in un film che credo sia The Rocky Horror Picture Show, è presente che c'è una scena con uno scheletro in una bara, tipo dove ci ballano e ci cantano? C'era veramente uno scheletro vero lì dentro nel film. No, ma poi ma vero, ragazzi, è vero. Cioè, non sto scherzando. Hanno proprio pagato per avere sta cosa e essere puliti, ovviamente, a livello. Hanno pagato. Però era vero. Abbiamo ancora tempo. Tutti abbiamo pensato, è finto. No, è vero. No, ma poi c'è che il fatto è che quei geni non è che dici, cerchiamo qualcuno bravo, lo avvisiamo almeno un mese prima, gli facciamo fare quel paio di scheletri un poco rovinati e cose. No, loro questi se ne sono andati. E infatti si dice, per chi crede al soprannaturale, che causò una maledizione sul cast del film. Ovviamente un po' esagerata. Porca Dinamarca, metà del gruppo, metà del cast è passata al miglior vita, chi per incidenti, chi per malattia. È un po' come quando ci sono state veramente, storia vera, hanno costruito dei Luna Park sopra i territori dei nativi americani e ci sono stati incidenti gravissimi che hanno fatto chiudere Luna Park. Sono successe queste cose, cercatevi. No, non cercatevelo perché vi disturba, ma sono vere, nel senso, è successo. Cioè, non vuol dire che sia per quello, ovviamente, però dici, cavolo, che poi ripeto, quasi tutto ormai è costruito su zone dove abitavano nativi, sto pollo gigante con... Non ti piace? Guarda, lì che lui vuole mangiarsi il cavolicchio di Bruxelles. Me lo togli, grazie, per favore. Appena trovo dove devo andare, con piacere. Non riesco a trovare. Se non fosse che fosse un mucchio di pixel, a questo momento entrerei quella mazza da ma non ti piace? Guarda che è dolcissimo lui. Mi farei fare i migliorare a cose in culo. Ma no, ma non ti piace? Guarda che è dolce questo Chocobo. Che dolce, cavolo. Chocobo a sinistra? Sì. No, beh, ovviamente alla mia destra. Sono io quello a sinistra. Oddio, sono tanto male, sono io quello a sinistra. Però intendevo. Sono sopra. Allora, Wakame sta sopra e il Chocobo sta sotto. Ovvio, si capisce ora, chiarissimo, no? Tutto pulito, adesso spiegato bene. Tutto spiegato bene. Cioè, io sono sopra il Chocobo. Ad esempio, un atto che mi viene in Tazza mente, per te. Jack, dico, almeno uno che è horror, ma almeno sai che quello è horror e The Human Centipede. Però quello sai che è horror. Sì. Per come è creato. È comunque considerato un film fra i più disgustosi della storia, infatti non lo vedrò mai. Ciao Moreno! Hasta luego Moreno! Ciao, benvenuto. Moreno, buon pomeriggio. Buon Pomerania anche a te. Ciao, buon Pomerania. Dico, ma meno, sai. Faccio un esempio. I film. Bentornato Leonardo. Di Human Centipede. Vabbè, quello però sarebbe anche quello lì, sarebbe uno di quei film che su YouTube è meglio evitare, perché comunque è troppo. È troppo. Te ne parlo uno che sempre ci do il vecchio Yodobi. I film quelli horror giapponesi. Alcuni sono assurdi veramente, infatti non riuscirei mai. Ho letto delle perché alcuni ti spiegano la trama senza farti vedere nulla. Dico, ma che cacchio fanno questi film? Ma boia! Ce n'è uno veramente inaccettabile, cioè c'è una persona che è morta e dopo che è morta inizia l'horror, cioè ma che cavolo, ma ti sembra normale? No, ma io ti vorrei solamente ricordare che quei pugno di pazzi giapponesi, ma aspetta che così non tirarmi tutti insieme, che tra l'altro questo è un gioco giapponese e ci sono giapponesi che mi seguono e io li rispetto, io adoro la nazione Giappone, diciamo quella piccola nicchia ristretta, fra l'altro molto combattuta anche hanno creato grazie Moreno, un'unità di cui non possiamo dire il numero. Vabbè, ma ragazzi, ma quello è successo in periodo di guerra. Ogni volta che c'è una guerra, l'umanità dà il peggio. E questo è fatto. Gli hanno pure fatto un film su a sta unità. Vabbè.
Non mi piace molto guardare film su YouTube, ma perché su YouTube che ti guardi un film che non puoi guardarlo tecnicamente, a meno che non paghi. Che ti guardi Ma film su YouTube, che la maggior parte delle volte tagliano parti importanti perché hanno paura del copyright. Certo. O lo specchiano. Oppure senza musiche. Io stavo vedendo un long play di un gioco, non dico quale. Hanno tolto la musica della boss fight. Jack, quell'altro che scrive, io li guardo sul sito arancione. Ma bravo, così impari qualcosa. Ragazzi, Tazza sta crescendo, deve crescere bene, prendere tante vitamine e imparare. Sta andando tutto male. Come Tino, io ho giocato per te Fall Guys, Ma come Tino, io ho giocato per te. Ti ho portato Fall Guys, ti ho fatto Vabbè, scusate. Torno serio. Non mi piace. No, ma lascia stare YouTube, vedere film. Ma che film su YouTube? YouTube, guardateli sulle piattaforme buone, sono i film completi, guarda, non posso dire più di così, dai, però diciamo che dico così, dico questo e basta. E allora, abbiamo 3 missioni da iniziare. Sono tantissime, iniziamo a iniziare questo. Beh, ciao bella Gioia, come stai? No, col cavolo. Questo fa sempre ridere. Allora, come Tino, vuoi sapere cosa sto bevendo? Ma io l'ho detto che oggi non voglio usare quella. Non voglio usare quella pallina lì, lasciatemela non usare, che è stata usata da un'altra stanza, quindi non voglio usarla io. 8 casino. Sì, 8. Ma ciao bel Gioio, come sto io? Come sempre. Cosa bevo? Nei miei occhi. Bevo, ovviamente. Come non mi ha appena superato. Dai, lo sai che cos'è, dai, Tazza, guarda. Guarda la barista Mumu, guarda, è apparsa in live la barista Mumu. L'hai vista? Come Lio, guarda. Adesso è arrivato Barrett con la maglia della Lazio, guarda. Cosa può essere? È un mistero. 199, quel numero lì. Ma una volta esistevano magari veramente quei numeri, secondo me esistevano quelli che stai dicendo te. Jack, un attimo, vado a vedere a mio papà e torno. Ok, si è commosso, dopo aver visto la barista Mumu, si è commosso. Ma non so perché la barista Mumu è importante, è una loro. Allora, guardate cosa uso io per la gioia di... un attimo, Carmelo sceglierà. Per me è il tasto 4. Il 4 che cos'è? Ha deciso Tazza, acqua naturale. Non è acqua naturale, è troppo giallignola per essere acqua naturale. Io ce lo vedo, Lio adesso torna e dice acqua. Jack prima il tasto... lo so che c'è lui, A me piacerebbe però, sarebbe stato divertente se fosse successo a Cometino che preme il tasto 4, secondo me rimarrebbe impressionato. Ma che vuole questo da me? Premi il tasto 4. Te l'immagini Cometino? No, io no, ma io non sono fan, Cometino, ma io no. Avete visto, vero? Ve lo faccio rivedere, scusatemi. La volta scorsa abbiamo vinto il rinoceronte rosa di Fall Guys. Tuo Silent Hill preferito? Il 2 per la trama, il 3 come gameplay perché migliora il 2, però uno che veramente è sottovalutato, e lo faccio vedere perché merita, è Shattered Memories. Silent Hill, questo è un remake dell'1, ma molto diverso, cioè nel senso che è una reinvenzione di Silent Hill 1, molto psicologica. Tu sei in una seduta psicologica e le scelte che fai cambiano l'ambiente di gioco. Ti dice, c'è una cosa simile in Until Dawn, del tipo, hai più paura dei ragni o degli insetti? Tu dici che hai più paura dei ragni, ti trovi i ragni in giro. Hai paura degli insetti, ti trovi gli insetti in giro. È fatto apposta, è un gioco psicologico. Sotomayor. Ok, questo qui ve lo straconsiglio, questo Silent Hill, veramente, ma proprio... Silent Hill I'm Coming. Lo conosco, lo vuoi che lo porto prima o poi? Carmelo ce l'ho su PlayStation 3. Sì, c'è una battaglia, c'è una battle che l'ho vista da un altro youtuber, che sta scena dovrebbe essere seria, ma io non riesco a prendere la seria perché c'era la voce perché no, ma è bello, Uncoming, comunque è bello. Io in realtà Uncoming mi aveva influenzato molto un personaggio, un boss di questo gioco
che si chiamava Scarlet, ha una storia agghiacciante, guarda questa creatura dolcissima qua, ma che carina che è, cioè, è agghiacciante ragazzi, è una bambola spaventosissima veramente, ma veramente una follia, questo gioco è folle veramente, Uncoming è veramente folle. Per il resto sì, ho presente il boss che dici te, è un maschio, sì, è un personaggio maschile. Adesso leggo i messaggi che mi sono perso, che ho 30 messaggi. Allora, ma quel rinoceronte, sì, è quello di Fall Guys, esatto. Ora cerco no, la tazza, non li voglio, non li voglio tazza. No, stavo leggendo, ora curiosità sull'1. Ma l'1 è bello, non spoileratelo, davvero, non fatti spoiler, so che non li voglio, una volta me li hai mandati sul serio, ma io non lo so, ma perché la gente... Vabbè che siamo in libertà, siamo in un mondo libero, come diceva Bruce Springsteen, in the free world, no, non era Bruce Springsteen, chiunque cantava Rocking in the free world, che non era Bruce Springsteen, credo. Una bella cosa, Rocking in the free world, cioè ovvero si fa rock nel mondo libero. Oh no, io non li voglio, queste cose, eri fissato, non so perché, sei innamorato Tazza, sei assordato innamorato, non so perché. Sei così fanatico di certe cose. Ok, allora facciamo un trial col drago, Trial of the Dragon. Comunque ho letto anche l'altra mentarsi della prigione remake, ti lo dirò, guarda, quando lo gioco, grazie per il parere intanto, che sei stato anche no spoiler, non mi hai rovinato cosa c'è di diverso, però apprezzo, perché soprattutto sono curioso, lo proverò e te lo dirò. Non ho mai detto che... Ma io invece dico che è impossibile. Nel mio caso sono proprio sicuro al 100% che è impossibile. Nel mio caso è proprio... Tazza, è proprio una cosa che proprio non mi ispira... Mai ispirato, guarda. Una cosa che non fa per me. Fa contro il mio DNA, diciamo così. Poi è ovvio che non c'è nessun problema, ci mancherebbe altro. Anzi, io spero che tu vai così mi racconti bene i dettagli, mi racconti tutto, insomma. È una cosa giusta, Fra amici si condivide, diciamo così. I dettagli, non l'altra persona. Ok, andiamo avanti. Non sento più Lio. Hanno rapito gli alieni. Impossibile, ci sono solo due cose. È vero, non pagare, cioè no, pagare per forza devi pagare, perché altrimenti vengono a prendere loro. E non morire. Sì, e infatti, vabbè, certo, sono due cose impossibili, non pagare tasse e non morire, sì. Diciamo che ma questa è una frase che comunque è anche un motto in America, sta frase qua delle tasse della morte, sono due cose che non si può sfuggire. Anche in America c'è sta frase. Sì, esatto, poi è vero, tutto il resto. Però ci sono delle cose che sono molto improbabili, confermerai con me, Tazza, sono molto improbabili, tipo... te che vai a un comizio di un certo Matteo con la R, cioè, è chiaro che tu non ci andrai mai, è ovvio che non ci vai, perché? Perché non ti interessa. Poi è improbabile, non è impossibile, magari ci vai per curiosità, o magari cambi idea e ti fai il tatuaggio di lui. Può essere. Io non escludo di certo, mi sembra improbabile. Esatto, improbabile. Vabbè, lì è qualità aggiunta, ho capito, è qualità aggiunta. Capisco. So che ti interessa, sì. L'ha detto, non escludo col cesso, raga, quindi. Quale cesso? Tu hai detto non escludo col cesso, quindi. No, ma che cesso? No, ma non c'erano cessi qua, non parlo di cessi. Non c'è nessun cesso, guarda. Non ho sentito nominare cessi, guarda. Cavolo, sono già le 5:30, che cavolo. Ma vedi che il tempo vola quando ti stai parlando, che poi noi lo facciamo sto gioco, lo ripeto per la 30ª volta o anche di più. Final Fantasy è un gioco dove c'è tanta azione sullo sfondo e noi chiacchieriamo, parliamo d'altro, ma perché sì, è ovvio che si può far parlare d'altro, non è che siamo ultra concentrati, silenzio, a meno che non ci sia un trial pesante parecchio intenso, ma probabilmente non lo è, è raro, però, cioè non facciamo gli extreme trial in diretta. Sono quelle che fanno come ci sono stati i film come quelli che stavamo dicendo prima, che sono stati anche i film horror che sono stati nei mezzi da schifezza. Ma vogliamo parlare dei teen horror, che sono quegli horror soft? Devo dirne uno di recente, Five Nights at Freddy. Io non l'ho visto, ma ho sentito che è la cosa più soft, non c'è nulla di horror, c'è solo il jump scare spaventoso, il classico spaventino, che poi in realtà una psicologa, ovviamente, ha detto ma questi sono i migliori tipi di horror, perché tu non vedi niente
e chiunque, tutta la famiglia se lo può vedere. Ma non ha senso, vai contro il tuo genere, cioè capisci che stai snaturando un genere. L'oro non è fatto per... ma sai. Davvero rissa? Ma che cavolo, non mi piacciono le risse nel calcio. Non mi piacciono le risse. Guarda, compagni di Master, ma fa YouTube stasera al Master? Allora facciamo uno shootoutino. Io Master lo adoro, è un grande giocatore. Aspetta, non si dicono queste parole. Cosa ho detto? Ha scritto, ma chi è sta minchiona? Ma chi l'ha scritto? Cazzo. Ma chi è sta persona? E chi è? Non lo so chi è. La tizia di cui stavi parlando prima. Chi era sta tizia di cui stavo parlando prima? Non mi ricordo. Una cosa, la psichiatra lei. La psicologa. Lo so, purtroppo la psicologia si mette in mezzo. Adesso c'è la cosa, non guardate oro, mi è arrivata la notizia, magari è arrivata anche a voi. Non guardate oro prima di dormire perché vi fa sognare, vi fa dormire male e il cervello non si riposa. È ovvio che si ha detto però potete farlo prima di Halloween. Potete farlo ad Halloween. Vabbè. Perché devono venirmi a dire loro cosa posso fare io, cosa non posso fare io. Tanto non cioè, no, fammi capire. Allora, hanno fatto due gruppi, ti spiego, hanno fatto uno studio psicologico. Un gruppo gli ha fatto fare meditazione, un altro gruppo gli ha fatto vedere film horror per un tot periodo. Il gruppo degli horror aveva difficoltà a dormire, aveva impiegato più tempo e dormiva male di notte. Il gruppo della meditazione ha dormito benissimo, ha fatto bei sogni, erano tutti felici. Quindi vuol dire che in pratica, ma è ovvia sta cosa, che se tu mediti prima di andare a dormire, mediti, vuol dire che non è che è una roba religiosa tipo, non so, come molti pensano, è normalmente stare in silenzio e concentrare la mente, è ovvio che dormi bene. E quelli dell'horror soffrivano di insonnia o tensione e hanno avuto degli incubi. Perché? Perché così, ma non vuol dire nulla, ragazzi. Ovvio che l'horror te lo guardi quando vuoi essere un po' più teso. Infatti, tazza, ma io ti credo. Poi non è così per tutti, io ripeto, sono studi che secondo me non portano da nessuna parte. Cioè, come dire, è come se bevi una camomilla ti rilassi, se bevi un caffè ti vai in tensione. È normale. È normalissimo, ragazzi. Cioè, cosa c'è? Che poi non è vero, perché adesso dicono che il caffè fa dormire, non lo so. Tirano scemo queste cose. Una volta ti dicono che il caffè ti tiene sveglio e poi ti vengono a dire che il caffè è adatto per dormire. Ma che cavolo, accidenti, o uno o l'altro, non puoi fare due cose contemporaneamente. O ti fa dormire o ti fa rimanere teso. Il signor Red non aveva bisogno di guardare i film, ma dai, il signor Red andava lui a fare gli horror, guardarsi un film, pensava a lui a fare l'horror, il signor Red non era mica uno spettatore, era una persona seria. Io metterei il comando su punto esclamativo signor Red, tazza, metterei, e sempre ricordare il nostro amico artigiano, falegname d'amico di famiglia. Ripeto, comunque parlando di film. Ah no, aspetta, ho perso un messaggio di Matteo importante. Scusami, ero nel trial. Dopo la pubblicazione di Silent Hill Townfall, gli ultimi rumor vogliono uscita a marzo 2026 e Silent Hill 1 Remake, la produzione è confermata poco meno di 2 mesi fa. Sì, lo sapevo, mi va bene che lo fanno remake, è un gioco ingiocabile, te lo assicuro. Matteo, credimi sulla parola. Silent Hill 1, tu vai a collidere contro i muri, cioè il tuo personaggio è un manichino, non è una roba così, ma veramente va a sbattere contro tutto, ma veramente è ingiocabile Silent Hill 1. Io non sto scherzando, io l'ho giocato, l'ho finito 1000 volte, ma ripeto, è uno dei giochi meno giocabili di sempre, credetemi sulla parola. È che io i Resident Evil del Play 1 li gioco ancora, quello proprio una roba, un Silent Hill. Veramente volevo portarlo un po' in live, su 5 anni che penso di ma poi penso, ma cavolo, è ingiocabile. Già sono contento che ci sia il remake, sono contentissimo. La trama è bella, la trama è bellissima. Soprattutto, senza fare spoiler, tu non puoi fare un gioco di Silent Hill 3 senza prima un remake di Silent Hill 3, senza prima fare quello dell'1. Silent Hill 3 è molto connesso all'1, non si può sapere come, finché a un certo punto del 3 lo scopri. Ma non presto, quindi è roba spoiler, per fare spoiler. Signore, guarda film. Con Veronica secondo me merita un remake, perché ripeto è un bel gioco, ma è il Resident Evil più difficile mai fatto, quelli canonici, famosi. È un Silent Hill, è un Resident Evil difficile,
Code Veronica è veramente difficile. Ragazzi, non si scherza con Code Veronica, ma è proprio duro e crudo, hai poche cose per curarti. Io amo Ada, infatti, ma Ada non c'è purtroppo, Tazza, in Code Veronica. Ada non esiste in quel gioco, mi spiace dirtelo. Non esiste, non fa parte dell'universo narrativo di Code Veronica, però c'è Claire e Chris, personaggi giocabili. No, ma è bello, poi c'è Wescherone classico, dove c'è Wesker si gode sempre, Wesker è un personaggio fighissimo. Ma guarda, alla fine è tutto con Claire e Chris, chiaro. A parte che l'intro sembra tanto Tomb Raider, tipo c'è Claire che va a rubare una roba, scappa, fa mosse acrobatiche, ma che roba è? All'inizio sembra veramente di vedere un Tomb Raider, che non è un'offesa. Cos'è? Ma poi mi sembrava arrivare un messaggio, invece non c'era nulla. Allora, veramente ragazzi, sembrava Tomb Raider all'inizio. Con anni si affida a team polacchi. Allora, ma tu lo sai, Ubisoft, la Tencent, che è un'azienda cinese, non ha acquistato Ubisoft come si pensava, ha acquistato mi sembra un 10 o 20% delle quote, che non è poco, e allora e invece la IA l'ha presa il genero di un certo ciuffetto biondo che è una delle persone più importanti del mondo, salutiamo anche se vabbè, e questa persona l'ha presa coi fondi, anche coi fondi di un posto chiamato Arabia Saudita, che è un posto importantissimo ormai nel mondo. Non si può far finta, come molti fanno, che non conti nulla, sono rimasti indietro, perché l'Arabia Saudita, ragazzi, si evolve, è un paese in continua evoluzione, ragazzi, ma fa paura quanto si evolve, in senso buono, nel senso è il futuro, io non ci può dire nulla. L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi sono il futuro, ma veramente in senso positivo, non negativo. Cioè il business è quello, ragazzi, anche la Cina, tutto sommato, anche se può sempre essere una bolla l'economia lì, però, ripeto, non si può far finta che non esistono, sono le nuove realtà. Anche la Ubisoft è stata finanziata completamente, il loro DLC è gratis, di Assassin's Creed Mirage, perché è stato fatto con un fondo, e non c'è nulla di male, la gente si scandalizza. Ma hanno usato i soldi, e allora? E tu non lo paghi, ce l'hai gratis. Scusa, ti danno un gioco gratis e dicono che è anche bello, le recensioni sono buone. Non l'ho provato, non posso saperlo, però dico, io non sono scandalizzato da queste cose, non c'è nulla di male, ragazzi, è il futuro. Il futuro, non possiamo sempre pensare che esistono solo l'America e il Giappone, per quanto il Giappone e l'America rimangono i posti di riferimento per i videogiochi. Però ormai è un mondo in espansione, i cinesi fanno molto bene, anche i coreani. Hanno trovato un metodo funzionante, a basse spese. Voi dovete vedere con quanta velocità aggiornano giochi come Genshin Impact, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero, e Wuthering Waves e tutti gli altri giochi simili, il gacha. Quanto sono veloci a aggiornarli? Final Fantasy ci vogliono 4 mesi, 5 mesi fra una patch e l'altra di trama, perché è tradizionalista, se lo fanno molto con calma, se lo studiano, e invece là usano tantissimo la IA per fare le cose, ma si vede che anche i dialoghi sono scritti con la IA in quei giochi, non Final Fantasy. Final Fantasy la creatività si vede che è fatta da persone, e lo noterei se fosse fatto l'uso di IA, ve lo assicuro che lo noterei, ma non è fatto con la IA. Silent Hill, il prototipo dell'oro giapponese diverso. Sì, esatto. Team Silent era mitico, ha concluso col 4, ma neanche tutto il 4. L'idea del 4, The Room, e devo fartela vedere sperando che... Mierda. Scusate, non volevo dire la parolaccia, ma l'ho detta lo stesso. Perché devo sbrigarmi prima che scatta. Un secondo, ok. Devo mettere il dragoon. Metal Gear è ancora più forte, sì, Kojima aveva potere, peccato che poi si sono dimenticati di quanto Kojima fosse importante e influente. Matteo, ma tu l'hai visti i miei short generazionali? Si impara sempre qualcosa, anche se li conosci già. Silent Hill The Room è un'idea fighissima. Silent Hill The Room è praticamente tu sei dentro una stanza, ma questa stanza ha dei portali in zone della città di Silent Hill, e tu praticamente una sorta di escape room per horror. È un escape room dove non scappi tecnicamente, perché sei bloccato dentro, però. E secondo me la seconda parte diventa veramente bello, perché è anche un gioco dove hanno preso l'influenza di Resident Evil, del mostro che ti segue, guarda il Tyrant,
Nemesis, c'è un killer, qui è proprio un killer che viene citato nel 2, un certo killer che c'è in un giornale di Resident Evil 2, Walter Sullivan è citato chiaramente in Silent Hill 2, e si racconta la sua storia. E il 4 ce l'hai come personaggio. A proposito, hai letto qualcosa su Sullivan nel 2 remake? Perché l'unica volta che se ne parlava era dentro, nell'originale, era dentro un articolo di giornale agli appartamenti, fuori dagli appartamenti, e un quiz sull'ascensore nell'originale. Ed era affascinante perché si raccontava e tu non pensavi che avrebbero mai espanso la lore, e invece l'hanno espansa. Metal Gear è di cosa più forte. Guarda, secondo me è veramente. Allora, e quindi insomma, e pensa che nel 4 The Room, che secondo me è un gioco che non faranno mai un remake, ma se avessero il coraggio io vorrei che lo facessero, perché veramente merita, non è così brutto, però anzi possono migliorare il gameplay. L'idea è pazzesca, ragazzi. È solo molto, diciamo, molto stantio come gameplay, potevano fare di più, perché ci hanno messo la cassa, di Resident Evil, e per essere realistici l'hanno messa in un posto solo, ovviamente la cassa, quindi se ti manca un oggetto, ti serve una chiave e hai lo spazio il pieno, ti tocca tornare nella stanza, tornare indietro, mollare tutto per tornare nella stanza. E poi sei inseguito dai fantasmi, che sono le persone che Walter Sullivan aveva fatto fuori. È bellissimo, ci sono gli spettri che ti seguono, è una sorta, quindi sembra di vedere Project Zero. È tutto un gioco che tu scappi, combatti gli altri nemici, ma scappi da quelli che non puoi far fuori. È pazzesco, veramente pazzesco. È molto disturbante, per me è il Silent Hill più spaventoso mai fatto, il 4. A livello di spaventi, però ha tanti problemi, cioè non è un gioco perfetto, veramente, ma credetemi che non è un gioco perfetto e non sono io il primo a dirlo, però ripeto, non è quel gioco orrendo che tanti hanno voluto dipingere, non è uno schifo, sicuramente non è un gioco che fa schifo, Silent Hill 4. Mi spiace che abbia questa reputazione. È un gioco che insomma merita più rispetto. Guarda questo come si chiama. Bankai! È diventato un personaggio è diventata la boss di Bleach. Bankai! Ok, andiamo avanti. Insomma, ripeto, se c'è un gioco che veramente meriterebbe tanto un lavoro dietro del team Blooper, è proprio Resident Evil, Silent Hill 4, dai, questo Resident Evil. Basta! Dillo lì il nome del gioco. Ormai sto palpinando. Continuo a dire Resident Evil. Io sto raffreddato. Anch'io, ma non è ma non è la mia scusa per fare sti errori comunque. Nel mio caso non è perché faccio errori, perché sono raffreddato, perché sono rinnombito al massimo, perché sono raffreddato. Ecco qua. Non ho capito perché dormo male, perché sono un periodo che sto dormendo male. Anch'io comunque sono raffreddato, stramutisco mattina, notte, sera. È ovvio che dormo poche ore. Quindi, insomma, non è proprio il massimo. Una carcassa di una creatura, e ora affrontiamo un Yuki selvatico. Ma che bella creatura questo, sembra che abbia le robe delle foche, denti da foca, e invece è una creatura bestione gigante, come sempre Final Fantasy ci fa vedere. Quando vai in Final Fantasy non trovi delle creature giganti che ti vogliono distruggere, cioè sempre. Ormai lo sappiamo, Final Fantasy è fatto così e lo amiamo anche per quello. Plin plin, interacting, ci vuole un po'. Poi ripeto, io sono tanto appassionato di quei giochi, perché poi onestamente io horror recenti che ho giocato, ma ben poco, però mi affascina. Voglio giocare Alan Wake, rigiocare Alan Wake e giocare Alan Wake 2, che sono sicuro che sia un gioco pazzesco, come dicono, non ho il minimo dubbio, e sono sicuro che mi piacerà, perché ha la struttura narrativa di una storia veramente alla Twin Peaks. C'era un gioco molto Twin Peaks, che hanno fatto anche una remaster di PS4, mi sfugge il nome, chi è che mi sa aiutare? Leo, tu lo conosci sicuramente, è un gioco dove tu sei questo detective, tipo penso FBI, credo, che va in questa città a indagare... Fahrenheit, una cosa no, non quello, no, più recente. È un gioco praticamente. E questa città, tutte le persone sono strane, tipo puoi andare a pescare. È un gioco horror che però ha la parvenza di un open world bizzarro, dove c'è anche lì una other world tipo Silent Hill, che il mondo si cambia.
È una sorta di Twin Peaks misto a Silent Hill con una creatività folle. E non mi viene in mente il nome di sto gioco, piuttosto chiedo alla IA, se non mi ricordo, perché la IA queste cose le sa. Gli dico, è un gioco simile a Silent Hill, simile a Twin Peaks, secondo me me lo trova in 5 secondi, ma se lo sapete voi, questo che se c'era il buon Kevin, lui me lo direbbe subito, perché è uno dei giochi preferiti di Kevin. È un gioco strano, troppo lento, perché è un gioco lunghissimo, per essere un oro da 30 ore, cioè non è un gioco breve. Secondo me un oro non dovrebbe essere 30 ore, ripeto, un oro è fatto per durare meno, però essendo che ha tante cose open world, tante quest, veramente le quest su mappa aperta, è un gioco difficilissimo secondo me, perché è complicato, cioè, un po' ti perdi, non capisci che cavolo vogliono. Vado a cercarlo, dai ragazzi, ne vale la pena parlarne visto che parliamo di horror. Sto cercando il nome di un gioco horror psicologico, un po' Twin X, un po' Silent Hill, uscito su PS3, dove c'era questa città, personaggi strani che nascondono segreti e ci sono missioni sulla mappa, si può andare a pescare e c'era una sorta di Otherworld. Come l'ho scritto male, ho scritto Otherworld, vabbè, tanto capisce. Ma io se faccio un errore. Deadly Premonition! Eccolo, lo conoscerai sicuramente. Deadly Premonition. L'ho trovato. Lo conosci sicuramente lì, vero? Vediamo. Deadly Premonition. Strano! E c'è sto specie di boia. C'è sto boia che ti segue. È stranissimo. È un gioco folle. E poi ha i dialoghi che sono bizzarri. Che sono veramente. È un simile cosa. È un simile. Twin Peaks. Anche la comicità. È Twin Peaks del Premonition. Mi sembra di più un simile. Dimmi. Come faccio a spiegartelo? Un simile Dead by Daylight, però molto più grande. No. Ma no, perché tu vai in giro con le persone, non somiglia a Dead by Daylight. E poi, cioè, tu vedi, tu c'hai la mappa di GTA praticamente, questa è la mappa di GTA, ragazzi, questa è la mappa di GTA, veramente. Cioè, guarda, è la mappa di GTA, E tu parli con i personaggi, ti danno le quest, ti dicono vai qua, portami questo, fai quello. Peschi. Ed è bizzarro perché c'è sta storia del mistero, c'è un mondo. Cioè, vediamo un po' la IA cosa mi dice, mi scuso. Atmosfera Twin Peaks. La città e i suoi abitanti hanno comportamenti strani, con misteri segreti che ricordano la serie di David Lynch, influenze Silent Hill, presenza di un Otherworld distorto e inquietante, con creature e ambientazioni che cambiano in modo surreale. Gameplay aperto, oltre alla trama principale ci sono missioni secondarie sparse sulla mappa. Attività quotidiane, il protagonista può svolgere azioni insolite per un horror, pescare, fumare per passare il tempo, curarsi, mangiare e perfino gestire il carburante dell'auto. È partito il coso, stile unico, investigazione poliziesca, horror e molti slice of life. Cioè è veramente assurdo ragazzi, Slice of life. Pubblicato su 360 e su PS3. Francis York Morgan, il protagonista, appunto un detective. Il gioco è diventato un cult, tecnicamente imperfetto, ma amatissimo per la sua atmosfera surreale e la scrittura fuori dagli schemi. È proprio quello, Infatti, è un gioco che molti amano. E secondo me è veramente scomodo da giocare, però è bello, cioè ha delle cose geniali, ragazzi, delle cose geniali. C'è poco da dire. Non so cosa ne pensate. Matteo, questo è uno di quei giochi che volevo farti conoscere. Spero che mi stai sentendo perché ne vale la pena, Ne vale la pena con questo, ne vale la pena stare attenti perché, cioè, vuoi scoprire un gioco, se sei in vena di horror, ma un horror strano molto alla Silent Hill che non è Silent Hill, è un classico gioco da riscoprire. Poi non so, prenditelo a prezzo dimezzato perché non vale sicuramente 60 euro. Troppo strano. No, niente, mi ha fatto vedere che sembrava molto particolare. Non so se sto messaggio è nuovo o se mi è riapparso. Perché, scusami, perché mi ha sembrato che si stava aggiornando la pagina e non so se sto messaggio è nuovo o no. No, è che prima mi stava cadendo il PC cieco. No, non ce l'ho con te, ce l'avevo con Matteo, perché non so se il messaggio è nuovo o se mi stava riferendo. Perché volevo proprio consigliarlo, perché è bizzarro. Deadly Premonition è veramente un gioco
strano, a me aveva lasciato una bella impressione, ma ho odiato il gameplay, perché veramente ti confondi, con l'Otherworld non capisci un cavolo di cosa devi fare, ti perdi tantissimo. E non lo dico per dire, ma proprio perché veramente ci si perde un po', però ne vale la pena perché la trama è bella, è un bel thriller, e appunto si vede che questi amavano Twin Peaks, probabilmente Alan Wake lo fa meglio, perché Alan Wake è il classico esempio, wow, mi è piaciuto Twin Peaks, facciamo un gioco alla Twin Peaks, chiaro, però Deadly Premonition è bello, no? È soprattutto il fatto che tu quando sei ti dimentichi di stare giocando un horror, è chill, vai a pescare, porti in giro il cane, queste cose qua, te ne dimentichi completamente di essere un gioco horror. E non è una cosa sbagliata, perché ti fa vedere quanto l'orrore si può nascondere in un posto, anche nelle cose più... Sì, in una città che sembra tranquilla, tu te ne dimentichi pure cioè tu inizi, non è che pensi, ma sti personaggi potrebbero nascondere dei segreti, non pensi, ma poi te ne dimentichi, perché sono persone normalissime al di fuori. Cosa è successo? No, mi è apparsa una persona, guarda cosa è successo sul gioco, è successo qualcosa di strano. Benvenuti, per cosa succede? Non lo so, aiuto, mi è apparsa un'immagine gigante, avete visto? Ah, Cazzarola, benvenuto, bel nome. Sì, guarda, benvenuto Cazzarola, benvenuto, stiamo parlando di giochi, una certa perla chiamata Deadly Premonition. Ecco cosa era successo. Benvenuto sul canale, ma magari può anche essere che sia venuto da un altro video, non è detto che sia per forza qua, perché su YouTube se ti vedi si può iscrivere in qualsiasi momento, però se sei in diretta, benvenuto. Io saluto sempre perché sono abituato all'altra piattaforma dove tu sai che se una persona si iscrive è quasi al 100% in diretta, quasi. Però, ma su YouTube invece quasi probabilmente è una persona che non è in diretta, che sta vedendo un altro video che gli è piaciuto. È normale. Però ripeto, ho visto una festa... lo conosco Forbidden Siren, sì Matteo. Hai sentito quello che ho detto su Deadly Premonition, vero? Quello è un classico gioco che secondo me, poi ti faccio vedere dallo store, vediamo anche a che prezzo lo danno. Perché quello è il classico gioco che se tu hai finito un Silent Hill vuoi chiaramente giocare una roba simile. Ok, mi sono salvato, ora c'è il QTE. Guarda, il QTE su Final Fantasy, è facile. No, non c'è il QTE, ho sbagliato, scusa. Sì, devo prendere il pulsante. Ma sta musica comunque t'amarrissima, sono quelle musiche di ride di Alexander. Sì, Forbidden Siren lo conosco, per me su PlayStation 2 avevo un gameplay ma veramente complicato, uno di quei giochi difficili, però quanto amo l'idea che tu puoi vedere attraverso gli occhi dei fantasmi per sapere dove sono. Soprattutto perché poi tu pensi, vabbè, dove saranno? E spesso sono dietro di te. È geniale sta cosa, ragazzi, è geniale sta cosa. I fantasmi magari sono alle tue spalle, dici no, ce l'ho qui dietro! E ti viene una paura assurda, è un gioco geniale. Peccato solo che è di una difficoltà incredibile, ma veramente non ti perdona nulla. È proprio un gioco ultra difficile. E poi, ripeto, a alcuni piace anche la difficoltà così, che è molto più alta di molti horror, molto più alta di molti horror. Poi hanno fatto una sorta di remake o reboot, quello che è, a episodi. Secondo me non è la stessa cosa, perché era giusto vederlo con quella trama non lineare. Di quale stai parlando, Forbidden Siren, che è un gioco della Play 2. È bizzarro. Io mi ricordo uno che è uscito da poco che si chiama Dispatch, che è bellissimo, forse ne abbiamo già parlato. Come si chiama, scusa? Quello Dispatch. Ah, ma Dispatch non c'entra nulla con loro, vero? Ma Dispatch non è un gioco di supereroi. Sì, no, già avevi detto quello là episodi, questo qui Dispatch è un giocatore. Vabbè, sì. Cioè, tutti quelli che escono sono tutti stile puntate alla... Sì, lo so, è molto cartoon, esatto, molto cartoon. È bello come cosa, perché poi... mi piacerebbe giocarlo, sono onesto, mi piacerebbe giocarlo.
quei giochi che secondo me ispirano. Cosa devo fare qua? Mi devo nascondere qui dietro? Sì. Ma mi vuole menare. Boia. Ma siamo sicuri che devo stare qua? No, perché mi ha ucciso! E sono andato dove sono andati loro. Allora si sono tolti. Surprise! E sono morto. Boruto. Che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. È anche bello però perdere la vita nel gioco per una boiata, eh. Questo ci rende umani, capaci di sbagliare. Non bisogna vergognarsi di fare un piccolo errore. Non bisogna vergognarsi. Si sbaglia. Se mi riportano in vita sono anche più contento. No, sono tutti morti di PS, brutto problema. Sì ragazzi, ma dovete portarli in vita. Infatti sono morti tutti, non voglia. Ma ti spiego, questo è quello che succede quando inizia a morire la gente, bisogna portarli in vita. Se non li porti in vita, uno dice ho sbagliato e l'altro dice non ho idea di cosa sia successo, neanche io. Siamo in due. Vabbè, tanto abbiamo un tank che può farcela, ragazzi, tifiamo per lui. Questo è un momento iconico, ragazzi. Una sola persona su 8 che sta sopravvivendo contro il nemico all'1% di vita. Ce la può fare? Ce la può fare? È morto anche lui, siamo dovuti rifare tutto da capo. Vabbè, non è un problema. Ragazzi, succede, Che è stato ieri? No, prima quando ho visto la... Tu hai detto che tu ti piacciono un sacco i Souls. Cioè, Io? Ho mai detto... Ma sì, non mi dispiace, non riesco a giocarli però. È diverso, cioè poi ho platinato Dark Souls 1. No, pensavo una cosa, visto e considerato che ce n'è uno che sarebbe bello, però devi comunque decidere tu. Lies of P. Lo devo giocare, l'ha andato col plus, perciò lo devo giocare. Il Souls con... Sì, col Pinocchio, lo so, con il Pinocchio. Sì. Quello è bello. Perché poi tramite il coso, tramite le classi, la storia cambia. Lo so, è una cosa che mi intriga, lo so. È sempre una bella trama, soprattutto in versione Souls. È una bella trama. Io non li posso... Allora, io non li posso giocare, guarda. Allora, io ripeto, io sono a favore, lo dirò sempre, non è una... Sono sempre a favore dell'accessibilità, ragazzi. Non fate i giochi con una difficoltà che ti deve fare... Ci sono persone come me, e io ripeto, perché non mi vergogno a dirlo, io ho problemi, ragazzi, ho problemi legati all'ansia. Ma sapete che... Ciao Simo! Buonasera, non volevo interrompere. No, ma interrompimi pure, tanto stavo dicendo solo che parliamo di Souls. Io ho problemi legati all'ansia. E se mi viene a dirmi get good, non mi risolve la cosa, è vero, se divento più bravo te lo faccio anche bene il gioco, ma non è la soluzione. Io vorrei un gioco che ti dice, vabbè, scegliti la tua difficoltà, ma fai una normale degli altri giochi, qualsiasi Souls. Fai come i cosi, fai come cosa, come si chiama, Mortal Kombat, invece di mettere giù difficoltà. Qualsiasi gioco c'ha la scelta di difficoltà quasi. Comunque si sia una banana secca un pochettino. Io sono d'accordo che sia difficile, è giusto che sia difficile per alcuni vogliono la difficoltà, è giusto che ce l'abbiano, fare difficoltà multipla, cambia, non è che devi cambiare il gioco, basta solo che setti il rate della potenza degli attacchi, non è difficile, la Lies of P infatti ha fatto un aggiornamento per renderlo più accessibile, perché? Perché un sacco di gente non riusciva a finirlo. Ma loro non è come Miyazaki che dice no, ma diventa più bravo e impara a giocare. Io con Dark Souls ce l'ho fatta, ma perché Dark Souls è un gioco lento. Dark Souls è un gioco estremamente lento. Voi pensate... Ma il bello è anche il fatto che viene messa dire così, l'idea Non ti sento a scatti, io non so cosa succede. Prima vedo un'altra di quello che hai detto, Lio. Prima avevo detto a Simo se voleva una banana secca, se voleva una banana secca. No, ma poi volevo chiedere... Altra frutta se possibile. Ok.
E se comunque frutta secca. No, prima stavo chiedendo... Sì, Matteo, la penso come te, perché io sono andato in crisi per un solo. Io ero un grande giocatore, ero un buon giocatore una volta, veramente è meglio di adesso. E Demon Soul su PS3 mi ha fatto veramente passare la voglia di giocare, ma mi ha proprio traumatizzato, perché è un gioco che tu capisci, è bello, è bellissimo, veramente è un gran gioco, credetemi, veramente, però è la difficoltà, il fatto che se tu muori è la vita dimezzata, è una roba che ti tormenta. Anche Dark Souls 2 è una cosa simile, tu muori e ti perdi la vita, è una cosa che io non so. Ma poi ad esempio questo qui di cui stavamo parlando, perché sono giochi belli come trama e tutto, hanno una lore bellissima, sono dei capolavori. Ma gira attorno. Oh, ciao Sembonzaku, devo salutarlo, che mi ha scritto buona live Jack, visto in diretta. Che bello, lo voglio salutare. Aspetta che dicevo prima GG. Un saluto dalla live di Jack. Esatto, un saluto da Buon Lio, da Simo e dal nostro mitico Comettino Buonvino che non ci sente. Ciao. Come stavo dicendo, a parte che io sto morendo, ma perché non morire? Non morire mio. Comunque, allora, il messaggio di Matteo è quello che io penso che mi sento in sintonia con questo messaggio. Magari c'è anche gente che alla sera, dopo una giornata, voglia giocare senza stressarsi eccessivamente, sì. Però appunto per quello, parafrasando Miyazaki, quel gioco non è per loro, eppure sono giochi che vendono più degli altri. Perché noi tutti vogliamo fare un Elden Ring, tutti vogliamo finire un Elden Ring, un Bloodborne, perché sono giochi belli, sono bellissimi. Fossero dei giochi brutti, dice vabbè chi se ne frega, è un gioco brutto anche se non lo finisco sti cavoli, ma sono giochi belli, è quello il problema che ti fa, è quello che mi fa arrabbiare, perché sono giochi tanto belli, ma sono tanto belli ma ti devi impegnare, che poi è vero, se ti impegni tanto prima o poi ce la fai, ma quanto devi stressarti, cioè capite che viviamo in una società ansiogena, sono quei giochi che ti fanno stressare ancora di più. Io non ce la faccio più, io ho mollato MotoGP 25 per sta cosa, perché cioè la moto ti cade, cioè, ti va giù, cioè è ingiocabile, per me è ingiocabile, già anche il 24 lo so pure, ma il 25 pure. Ho detto ma perché io devo impazzire per tenere la moto in pista, oppure se fai la prova a tempo tocchi appena la linea e neanche vai fuori, e che fra l'altro ti dà il giro annullato di rifare tutto da capo. Ma perché devo soffrirci io? Ma basta, ma guarda che vabbè, MotoGP non è considerato un gioco bello, non è che dici ti perdi un capolavoro, no, non ti perdi un capolavoro, però MotoGP Sekiro Reality ha vinto il GOTY, lo so, ma non ci sono dubbi che sono giochi bellissimi, non ci sono dubbi, Matteo. Sono indubbiamente dei giochi belli, anche Bloodborne. Sekiro è bello. Cioè, ma anche Bloodborne, ma sono tutti belli quei giochi. Nessuno può dire che non siano giochi belli. Il problema è che ci sarebbe tutti sono in grado di finire. Ma Enotria non è che lo considerano bello. Enotria solo in Italia, perché italiano gli fanno, diciamo, dei servizi speciali di bravura. Oh, che sto gioco! Quando si vuole sappiamo valorizzare i nostri titoli. Sì, ma onestamente Enotria. Però quello sì, e Vampire Survivor che è un Vampire Survivor merita. Quello è un gioiellino che non è stato molto compreso. Ma Vampire Survivor veramente quello merita. Siamo capaci di fare un gioco AAA, ma cosa vuol dire? Un gioco può essere anche grafica orribile. Undertale. Minecraft per me Undertale. Sì, no, ma Vampire Survivor è considerato un meme. Ma che è un meme? No, è un gran gioco. Ho fatto collaborazioni assurde anche. Con Castlevania, cavolo, porco cane, sì. È vero, Mi sono documentato su Suicode, su un paio di cose che non mi piacciono. Raccontami, Matteo. Certo. Però quando uscì è vergognoso fare giochi con questa grafica, ma che cosa mi significa? Cioè, apprezza che è diventato un culto a livello globale? No, la pixel art nel 2025. No, la pixel art sfonda ancora giochi recenti come Chained Echoes e Sea of Stars, che sono, o The Messenger, giochi fatti con la pixel art sono veramente belli, ma belli, la pixel art non fa schifo. Ad esempio, sai quale è che uno che lo sto provando adesso? Keep Driving. Quello è bello perché la storia praticamente tu sei sto ragazzo fine anni 2000, no, fine anni 90 prima del 2000,
e lui deve... si è appena... deve andare. Allora Matteo, sull'1 sta cosa è vera, ma sul 2 onestamente preferisco il non finale. No, il permadeath ma non è così terribile come dici. No, non sono gravi perché sono giochi tendenzialmente estremamente facili, nel senso tu non fai nulla, sei già livellato praticamente, non sono difetti gravi. Soprattutto ti basta, se tu hai la pazienza di avere una mini guida testuale senza roba strana, trovi tutti, ma il permadeath in realtà è meno difficile di quello che pensi. Se tu capisci come hai presente il sistema di Fire Emblem? Ovvero spada batte lancia, queste cose qua ad esempio. Ha lo stesso sistema, tu sai cosa colpire, se tu mandi la tua armata, sasso, carta e forbice, classico coso. Se tu hai una carta, tu vai a cercare di combattere i nemici col sasso, ad esempio. Veramente poi hanno altri nomi nel gioco. Se tu invece hai il sasso, tu vai a prendere i nemici con la forbice. Non mandi quel sasso il tuo esercito contro la carta, ma sei tu che decidi dove mandarli. E tendenzialmente RGN è molto vicino al giocatore, No, io preferisco l'1, pensa a te. Il 2 ha dei personaggi pazzeschi, ma l'1 ha quella storia semplice che però ti rimane nel cuore. L'1 fra l'altro era una riedizione di un romanzo cinese, quindi era una versione videoludica di quella storia lì, cinese, dei 108 eroi. Perciò è un po' come se prendesse un romanzo storico cinese e lo trasformasse in un gioco giapponese, fuori dal rispetto. Sono cose molto molto belle. No, ma è rilassante. In realtà Suikoden è più rilassante di quello che sembra. Poi quante sono le battaglie campali dei primi due? Suikoden 3 è difficile. Suikoden 3 è un boss finale difficile. Te l'avrei detto. Occhio che Suikoden 3 è molto difficile. L'1 e il 2, se non hanno toccato la difficoltà, sono giochi molto facili. E la permadeath esiste solo nelle battaglie campali. Se ti muoiono i tuoi personaggi in battaglia, e poi occhio, non è detto che muoiono, tu puoi perdere, però te lo dice se è morto o se è solo ferito. Se è ferito è fuori per la battaglia, se è morto con la percentuale che sarà un 20% una volta su 5, è morto, ricarichi e rifai la battaglia. Ma la battaglia quanto dura? 5 minuti? Fra i 3 e i 5 minuti. Fra i 3 e i 5 minuti, perdere 3 e 5 minuti, cioè vabbè, è come caricare un save, stessa cosa. Non è un dramma, davvero, non è un dramma. Davvero, non preoccupatevi, veramente, è molto facile, ma credimi, se tu chiedi pure anche la IA, no, che hard, no, gioca nella normale, ma no, che hard, ma assolutamente, ma gioca nella normale, tanto non la difficoltà non cambia i finali. L'unica cosa è che del 2 non amo il finale al 100%, perché toglie molto all'atmosfera, secondo me, il finale del 2, te lo assicuro. Puoi sempre scegliere. Ma viene da Fire Emblem, è la ragione per cui Fire Emblem vendevano così tanto. Sono d'accordo con te, però. Ma non ho mai perso un personaggio su Suikoden. Ma nessuno, in tutti i Suikoden che ho giocato, li ho giocati tutti e 5. Li ho giocati tutti e 5 e non ho mai perso un personaggio. Ciao. No, è ovvio. Non mandi un esercito debole contro il punto a cui è debole, cioè è ovvio. Poi ripeto, i leader che si vedi sono sgravati, hai le rune, usano le rune che spazzano via l'intero esercito con una sola runa. Ma quanto è facile. Erano fatti per essere giochi facili. Sono una versione facile di Fire Emblem, ma molto facile in confronto. Ho messo la scena con l'audio. それは俺たち全員が分かっていることだろう。海賊衆に逃げ込んだドマ人を連れ戻してなぶり殺す。いかにもあの代理総督が好みそうな暴虐だ。さらわれた連中はイサリ村に伝統されている。 Ciao Aurora, benvenuta. Bello, cavolo, come vorrei giocare quello lì. Io ho giocato gli altri prima, ma non ho la Switch. E lì sì, puoi disabilitare il permadeath negli ultimi recenti Fire Emblem. Puoi disabilitarlo.
Quale? Il仲間を一 vecchio 手に Age 失う of くらいな Empire. ら Quello sì che Sono sarebbe due cose bello. diverse. の No, 虫 sono に due 座 cose して completamente diverse. 挽回の兆しを待つ Bankai, dice. それが海賊衆 Un attimo 棟 che 梁 sta として scena の è bella. 返答だ Dio del lavoro. Accendi il riscaldamento. さらわれ Leonardo. た仲間を見捨てるってことだ Sta よ bene con il ね。 riscaldamento acceso. そん Bene, なことを Aurora. 一度でも許せば、 Questa è あ Liz. なたたちは Era quella ragazza 命より大事な Ida ものを失うか mascherata もしれない。 insieme a Papa Limo. che, Hontoni insomma, sole de invece Ino. lo nomino. Dio. ねえ、一つ Sono だ tutti け tristi perché hanno preso le batoste dall'impero. Pazzesco. 我ながらひどい思いつきというか、 Mi disprezzerai per averlo suggerito. Sempre se 人間とは言い sopravviviamo. 難 dice. い泥臭いやつ。巻き込んでもいい？ Tu ti fidi di me? Ma che domanda è? Hai bisogno di chiedermelo. Che domanda? Che domanda stupida. あの人たちをこのままにしておくなんてできないもんね。 Non lascio che la gente どこ innocente の国でだっ soffra. て帝国に虐げられる人を見 Però 捨てた tutto く ciò ない che。si deve fare. 私も何でもする。 Non è l'argomento ideale per il sound, è sempre bello. Grazie. C'è una scena, nel あなた senso. たちの主張はよくわかったわ。だったら私たちが挽回の兆しとやらを見せてあげる。 Spazzerai via ogni membro di Garden Chirinone. senza pensieri. Ma che è? Che cosa può fare? 結局そっちが危惧してるのってイサリ村にいる兵に太刀打ちできるかどうかじゃなく、その後ドマに控えてる帝国軍から報復を受けることでしょ。その不安を払拭するわ。私たちはあの村と仲間を救った後にドマそのものを解放する。 Vogliamo liberare la そして今 nazione. それをなすだけの実力があると示してみせる。そうね。 Toglieremo un alleato ai Garden, i Koji. ここらの Eccola 後 sul 人族を piano. 一手に引き受けるのだけど、 Un popolo alleato. お前らだけでバカ言ってんじゃねえ Parlavi di Age of Empire, Dio. Questa espansione è tutta strategica. Farci alleati, togliere i nostri avversari e farci la guerra contro tutti insieme. きっと思ってる È 以 l'unico 上 modo に per 強い vincere. の。 Togli alleati al nemico potente バカみたいな絵空 li 事 porti dalla tua 何度 parte だって現実にし e て glieli mandi contro e ci vai anche tu. 私たちの脱 Questa 成 è una 果を cosa 見て strategica. かけてみたくなったらイサリ村の奪還で答えてちょうだい。東の海賊が博打嫌いでないのならね。 Se fallisci non perdi nulla, dice. Vero? どうするよ棟梁こうまで言われちゃ La signorina 尻込みしづらいぜ ce la fa rifiutare proprio. Comunque vi mando in esclusiva un trofeo che non posso ripetere qui. Dimmi Lio. Cry Simo. Primal che mi ha fatto ridere. Mm? Quale? Te lo mando in questa chat. C'è Sì. una parola, una mezza parolaccia, però non lo Sì, sì, ragazzi che la mandi in chat. Sì, adesso vengo a vederlo. Oh, guarda, ma io conosco gente che invece si vanta per sta cosa. Ma è un trofeo, il nome di un trofeo veramente? Si chiama proprio così? Veramente. In che gioco? Far Cry Primal. Ma che leggende. Per rimanere in tema del messaggio mandato stamattina sul gruppo. Bello, bello. Giuro, la prima volta che l'ho letto ho riso almeno per mezz'ora. Sì. Però l'hanno fatto sul serio. Però l'hanno fatto. È vero che ci trollano loro, ma l'hanno fatto. Quello è il problema. Che comunque l'hanno fatto. Cioè, non è che non hanno fatto questo trofeo. L'hanno fatto veramente. Finiscilo. Modalità sopravvivenza. Permadeath. Mamma mia. Che poi il gioco lì è facile morire. Tutti Far Cry è facile morire. Se attacca un animale e sei morto. Cioè. Far Cry sono sempre stati abbastanza impegnativi con gli animali. Perché sono delle bestie feroci. In Far Cry 3 tu puoi infiltrare. Ah, va bene Matteo, comunque ti posso anche dare una mano se serve qualunque cosa. Se lo giochi mentre sono in diretta, ti aiuto volentieri. Sappi solo che Suikoden 1 è veramente facile. Suikoden 1 è un gioco molto tranquillo, perché poi tu
avrai tutti i tutorial del mondo, è un gioco che non ti perdi. Nel 2 invece è un pochettino più impegnativo, il 2 però è considerato come trama molto superiore, perché il 2 ha un villain, e questo villain è sempre stato nelle migliori classifiche, insieme a gente come Sephiroth, Kefka, Albedo di Xenosaga, e Albedo di Xenosaga per me è uno dei villain più belli mai visti in un videogioco. Non bello nel senso che sia bello lui, non è che diciamo bella gioia come stai. Albedo Xenosaga è un villain geniale. Faccio vedere, perché secondo me è proprio uno di quei villain. Guardate, è caratterizzato benissimo. Eccolo qua. Guardate che abbasso ancora un po' il volume del gioco, che è alto. Nel 2 di più quel Far Cry, però è stato sfruttato male. Primal non è perfetto, però sì. Guardalo, questo qui è il famoso Albedo di... Ripeto, questo è uno dei villain più belli, non bello di aspetto, bello di carattere della storia, perché così è cattivo, ma nel corso della trilogia... E pugliese, Jack? E pugliese sto villain? Certo che è pugliese, ovviamente lui viene da Canosa di Bari, viene questo villain qua. È di Alberobello. No, è Canosa di Bari. È talmente figlio raffreddato che stai dicendo minchiate così. Sì. Guarda, che poi lui fa dei discorsi pazzeschi, cioè lui prende questa qua che è un androide e la chiama la Little Pesh, cioè la mia piccola pesca, la chiama, però le fa delle cose nella mente, la traumatizza, perché le fa vedere altri cloni, cioè non posso spiegare, perché è molto crudo, però è un gioco in realtà tecnicamente è per tutti. Ma Little Pesh, il mio piccolo pesce. No, non è pesce, la pesca, perché lei si chiama Momo, e Momo ovviamente vuol dire rosa, ma anche pesca in giapponese. Allora c'è il gioco di parole, ma Little Pesh, perché mia piccola pesca, perché il suo nome è Momo, quindi ma Little Pesh. Ma direi ma Little Peach, no? No, Peach è un'altra, Peach siamo figli di Albione. Stavo pensando a Boswell, Peach. Quello è Però ripeto, le musiche, Matteo, devi sapere che il Konami Team Sound hanno messo musica irlandese, hanno messo musiche tipo con le Big Pipe, quelle dell'Irlanda. Morirai di gioia a sentire quelle musiche. E ti dico solo che nel 2, se arrivi fino alla fine e ci arriverai, c'è un brano cantato in italiano. Sì, in italiano. Non ti dico la qualità della pronuncia italiana della cantante giapponese, che non è neanche più in vita purtroppo, però è un brano in italiano. Sì, cantato in italiano da una giapponese. Si nota che non è cantato da un italiano, chiaramente, però si nota. È bello sentire un brano in italiano. E posso farti vedere sto personaggio, perché in realtà te lo posso già dire, non è il villain del gioco principale. Questo personaggio qua mi ha influenzato così tanto, anche io da scrittore di romanzi ho sempre pensato voglio un villain così. Faccio però vedere un'immagine e uno spoiler del personaggio, perché non voglio fare spoiler, ovviamente, se riesco a trovarla. Infatti è classificato nella wiki degli Evil 2, coloro che fanno del male. Sì. Anche lui ha una backstory che non viene spiegata nel gioco, ma in un altro gioco. Veramente, veramente triste. È il classico esempio di cavaliere spietato, cavaliere malvagio. Io ci ho basato tutto su un personaggio del mio romanzo. È veramente ispirato parzialmente, la storia è opposta, ma è ispirato lui come desiderio di crudeltà, diciamo. E sai, anch'io in questo mondo moderno devo censurare molto, non posso essere esplicito, anche se sono battaglie così, devo sempre essere molto soft. Purtroppo il problema di oggi, se non vuoi un rating che non te lo legge nessuno, devi essere più soft, ed è una battaglia, perché ovviamente tu quando vuoi parlare di una cosa vuoi essere il più realistico possibile. Eccolo questo qua, Luca Blight, è un gran personaggio. Tu lo vedi in aspetto, il normale cavaliere, ma se tu lo vedi nel gioco lo adorerai, o lo odierai, dipende dalle cose. Non è il villain principale, quindi non ti ho fatto uno spoiler in alcun genere. È un personaggio che già lo vedi la prima volta e già lo odi. È ovvio, cioè, quindi tranquillo. Comunque io era Far Cry Primal il capitolo. Sì, Far Cry Primal. No, allora, Far Cry Primal personalmente lo trovo bello come
gioco. Guarda l'immagine che ho mandato, però senza leggere ad alta voce la descrizione del trofeo. Sì. Ah, quella è sempre di prima. In questa chat, sì, in questa nella chat che ho mandato. Fammi vedere. Sono già sono già le 6:15. E visto che siamo a tema sconti, ma a questo punto, Matteo, a questo punto gioca prima il 10 che l'11 del seguito. Io li piglierei tutte e due per quel prezzo lì, 10 euro ti pigli entrambi. No? Appena detto a questo punto mi è venuto in mente Aldo di Aldo Giovanni Giacomo. Sì. Quando sta raccontando il finale del film. Grazie Leonardo. E dice la stessa frase, te lo fa. A questo punto si scopre che il film non è tanto che un film, ovvero un film nel film. Cioè mi è venuto in mente È spassosa sta cosa, è spassosa. Lo cita. Spassosissima sta cosa, sì. Io gli dico, vabbè, proprio perché sono mega scontati, così poi giocate il 10 e l'11 di fila. Ma posso dirti una cosa? Che nell'11, se vuoi sentirti le voci originali, ti puoi mettere dal gioco, puoi selezionarla. Nel 10 no, purtroppo è solo in italiano. Non puoi sentirti, ecco. Vabbè, più che altro perché non è un grande doppiaggio. Diciamoci la verità, Mortal Kombat ha delle voci in italiano che non ci azzeccano per niente. Ma il 9 era un meme, ma il 10 non è così. Era un meme, il 10 non è così terribile. Non è così salvato. Sì, ma si salva, c'è una sufficienza, perché secondo me non ci assomigliano. C'è uno stereotipo della voce cinese per quel poveraccio di Liu Kang. Ma lì ricordati sempre nei doppiaggi bisogna trovare la voce simile all'originale. ma non lo fanno, perché per certi videogiochi non lo fanno. Per certi videogiochi. Ma questo è, diciamo, quello che sentono in originale, il gioco non originale. Sarebbe proprio una cosa impossibile. Ma poi soprattutto io ripeto che molti, una cosa che ad esempio in America ultimamente fanno è che se c'è un personaggio afroamericano lo fai doppiare a un afroamericano. Non glielo fai doppiare, è successo dopo il casino che è successo con i Simpson, che è successa una cosa simile. In Italia non è così. In Italia non riesci a seguire l'appartenenza del personaggio e quindi può essere un problema, perché è chiaro che in America trovi facilmente un doppiatore di qualunque cosa vuoi portarlo a doppiare, lo trovi facilmente, ma veramente facilmente. È una cosa che invece non puoi fare in Italia, perché in Italia non abbiamo tutti questi doppiatori di tutte le nazionalità così facili da trovare come da loro. Non li trovi, perché noi non abbiamo tutti questi doppiatori quanti ne hanno in America. Che poi in America in realtà, diciamoci la verità, nei giochi major sono sempre gli stessi nomi che girano. Vabbè, ma Troy Baker, Johnny Bosch, Yuri Lowenthal, Tara Platt. Là sono più celebrità ogni volta quando doppiano. Sono celebrità, anche perché sono l'eccezione. Ma guarda, secondo me ad esempio un attore come Troy Baker come attore ha fatto solo delle piccole parti, non l'hai visto fare dei ruoli eccezionali. Anche in The Last of Us, che per intendere c'era il doppiatore originale di Joel, in The Last of Us non gli hanno fatto fare Joel, gli hanno fatto fare il leader di una band, di una banda di criminali molto molto questionabile, gli hanno fatto fare. Perciò non gli hanno fatto fare un ruolo principale. E anche in Uncharted, il doppiatore di Uncharted nel film, quello di Nathan Drake, gli hanno fatto fare una parte sulla spiaggia, un dialogo e basta, che parla col protagonista, che ovviamente è più famoso, è molto più hollywoodiano, che è Tom Holland, che fa Spider-Man. È ovvio che glielo fai fare a Tom Holland e non glielo fai fare al doppiatore di Nathan Drake, che è lo stesso di Ezio Auditore, che non mi ricordo mai come si chiama, è lo stesso di Deadpool per intendere. No, Ezio Auditore, scusami, Desmond, che è anche Nolan North, esatto, Nolan North. Cioè glielo fai fare un pezzettino, una piccola parte, un cameo, diciamo, possiamo chiamarlo un cameo, e non un ruolo maggiore. Perché quando tu fai un film o una serie TV è tutto Hollywood, i doppiatori sono già... Lui ha avuto il cameo in Uncharted. Sì, purtroppo i doppiatori sono già
considerati roba da cameo o roba da piccole parti, ed è un peccato perché secondo me sono molto bravi. Io proverei a metterci, cioè io perché non metterci Nolan North, poi magari non ci assomiglia, magari in realtà lui a Nathan Drake, magari è diversissimo, non ne ho idea. Tom Holland comunque non ci assomiglia per niente, cioè, Tom Holland non ha la faccia di Nathan Drake, non ce l'avrà mai la faccia di Nathan Drake, però ti vende, cioè la gente va a vederselo perché è lui, la verità, è la verità dura e cruda, è che dici cavolo c'è Tom Holland, vado a vedere questo film, cosa parla? Che cavolo ne so. Ripeto, è triste, ragazzi, è tristissima sta cosa, è ipocrisia. Guarda, io lo guarderei come eventualmente Assassin's Creed senza troppe aspettative. Sono fermo a Prince of Persia con Jack Gyllenhaal, con i film tratti dai videogiochi. Sì. Ma Assassin's Creed è tutto un dire. Anche io avevo già sentito occhio che non è un bel film. È comunque riuscito a deludermi lo stesso, posso dirti quello, ma solo perché dici, ma cavolo, c'è un film su Assassin's Creed, tutto quello che riesce a fare è questo. Ma potevi metterci un minimo di impegno, farci una trama un po' più interessante, no? L'idea è fighissima, chiaramente, però la trama, cavolo, potevi fare molto di più. Grande Matteo, allora domani mi fai sapere, io domani mi troverai con The Last of Us parte 2, quarto episodio, e lì domani si fa sul serio, ragazzi. Domani dobbiamo cercare di finire il giorno 1, che sono già indietro. Io pensavo lo finisco in 12 episodi, col cavolo, no, non ce la faccio, ovviamente. Cerco di finire almeno Medieval prima di Natale, dai, almeno quello, ce la vorrei fare a finirlo. Che ho pubblicato una boss fight come video extra, perché mi scocciava ripartire da un livello a metà. Userò la portal. Expedition 33. Sì, guarda, Clair Obscur, diciamo che sta iniziando a vincere ondate di premi. Già il fatto che tu c'hai Charlie Cox, che è l'attore di Daredevil, ma non è per quello, è proprio perché è un gioco bellissimo. Cioè, non è un indie, però, ripeto, non puoi chiamare indie un gioco come Clair Obscur. Non è un indie, ragazzi, cioè, non può essere un indie. C'è una grafica AAA o doppia A. C'ha un cast doppia A o tripla A come attori, ha un gameplay doppia tripla A, cioè ha la Persona 5 per intenderci, ovvero è chiaro che questi hanno visto Persona 5, gli è piaciuto Persona 5 e ha detto cavolo facciamo anche un gameplay, è lo stile di un doppio tripla A, non puoi dire che è un indie, è un Undertale, è un indie, lo vedi graficamente, però Minecraft era un indie, oggi secondo me non puoi chiamare indie neanche Minecraft. È il signore dei videogiochi, ormai Minecraft è il gioco più venduto di sempre, hanno fatto pure GTA 5. Perché? Perché è un gioco generazionale che ha superato 2 generazioni. Io non sono un fan di Minecraft, a dire la verità, non è un brutto gioco, assolutamente. Anzi, se lo sai giocare è pure un bellissimo gioco, ma io non sono un fan io perché è un gioco che non mi dà quegli stimoli. Cioè, preferisco uno Stardew Valley che c'hai degli obiettivi, c'hai delle cose. E che cosa è che Minecraft ha sia questo qui, ma anche il, ovvero una che la potresti fare tranquillamente per chillarti. Vabbè, certo che puoi giocare chill, Poi non vuoi esatto, ti fai. Arrivo subito. Va bene. Perché ti fai una mappa al giro. Ti sento troppo scatto lì, io non riesco a capire una parola, non so perché. Purtroppo, non è che non do la colpa a te. Sto cavolo di no, possibilmente che ti sei cambiato. Non sento. Capisco una parola su 4. Okay. Abbi pazienza. Ma è strano, perché il segnale c'è. Il coso. Ora non spiegare Jack. Le mai. Ti sento abbastanza, adesso ti sento abbastanza, davvero. Ti sento un po' meglio di prima. Come ti stavo dicendo, aspetta che forse lo aumento leggermente. Ma non è il volume, non è un problema di volume, ci mancherebbe altro. Okay. Come stavo dicendo, il fatto è che tu con Minecraft c'hai le 2 modalità, quella lì, le storie e quella lì più. Che è? Ah no, ho sbagliato io. Dimmi. Quella un po' più chill, diciamo, quella sì, le fai, ti dici. Sì.
questo lo capisco. Stiamo per fare una missione fra le più importanti del gioco. Ti metto un bel chocobo grosso, che ti piace tanto questo chocobo qua. No, guardate che non posso, devo nuotare. Questo gioco, troppo, stavolta devo nuotare. Hanno fatto questa struttura che secondo me è complicatissima. Non è complicato nuotare, ovviamente, è complicato capire dove devi andare. Come stai, covettino? In ogni caso io ripenso veramente che i giochi retro gaming rimangono nel cuore, rimangono veramente... Sono dei giochi che sono intramontabili ancora oggi, ti giochi il Super Mario o il primo o il terzo e dici che bei giochi, Super Mario World, che bel gioco, Mario 64 potrebbe farti imprecare i controlli, ma è sempre un grande gioco, veramente. Ti fa imprecare i controlli. È la verità. Si vede il controller che a un certo punto si inizia a bestemmiare. Dice brutte parole, sì. Non intendevo quello, ovviamente, però siamo capiti. Siamo capiti cosa intendevo. Facciamo il 64, facciamo il ninja. Ogni tanto alterno il dragone e il ninja. Il mio obiettivo sarebbe di mandare avanti che il macchinista, però. Il macchinista sono un po' indietro, ragazzi. Anche l'arciere, quello sono 56, è un po' basso. Il macchinista che fa picchia i nemici a colpi di chiave inglese? Ma no, il macchinista ti tira giù le torrette, ti spara con le torrette. Il macchinista è tipo il sogno dell'Londra vittoriana, quella che vedi nei film. È lo steampunk, Il macchinista è la roba più steampunk di sempre, davvero. Se vi piace lo steampunk, il macchinista veramente potrebbe diventare il vostro preferito, perché è roba che Tim Burton sarebbe in goduria totale da vedere. Grande comitino. Ciao Stefano! Ehi, ciao Stefano. Voi tre. Stavamo parlando di te, senza di te, siamo detti quei segreti incredibili. Un paio di papere di Carmelo. Sì. Oggi dovresti fare gli auguri a tua sorella Santa Caterina, mi è capitato per caso di leggerlo. Sul serio. È vero, non mi ero dimenticato che il 25 novembre è Santa Caterina. Da parte di Jack che se l'ha ricordato. Sono in gamba. No, per caso ero davanti al calendario stamattina e ho detto cavolo, ma Santa Caterina devo dire, ma Stefano lo saprà, non è che glielo devo dire io, invece. Poi mi ricordo che poi potresti uscire e regalarle una moto, o potresti regalarle una PlayStation 5 per lei. Non ho un mezzo di trasporto. Perché qui dove sono io non ci sono negozi, ci sono un ristorante, una pizzeria. Vabbè, tu hai la patente però. Cosa buona. Ma non ho la macchina, ti ho detto che non ho mezzo di trasporto. Ho capito, sarà qualcun altro che la sta usando, preoccupante. Poi l'ultimo pullman è chissà se ci sarà, anche perché dipende come gira anche gli autisti, perché spesso vengono, non vengono. Questa cosa è vera, questa cosa è vera, una bella rottura. Io non ho sempre capito, sai quanti bus che ho aspettato, ma che cavolo. Aspetta e spera. Aspetta e spera, veramente. Vabbè, dai. Tipo quella volta là io ero seduto dietro all'autista. Ero arrivati lì al bivio provinciale di San Gottardo. L'autista ha spento le luci, stava per tornare a Vicenza. Io ho detto mi scusi, io dovrei andare a Zovencedo. E lui cosa fa? Mette la retromarcia perché doveva tornare indietro, perché stava girando a sinistra, e dopo ha cominciato a sterzare tutto a destra. Sì. Cavolo, che significa? Perché sicuramente voleva tornare a Vicenza, questo autista. La stazione se ne è fregato altamente. Pensando che non ci fosse più nessuno in pullman. Ma se c'eri tu! Almeno voi non avete avuto la sfortuna di avere gli autobus che quando si metteva a piovere avevamo letteralmente le cascate che entravano dal tettuccio e facevano i bagni a tutti i posti. Ciao Olidiver, benvenuto! Io mi ricordo che tornando a casa da scuola ero in un pullman in cui c'era il condizionatore negli ultimi posti che gocciolava. Sì? Arrivati alla mia fermata, che era il capolinea, io ero in fondo al pullman, sono andato dritto vicino all'autista per dirgli
che c'era il condizionatore in fondo che stava gocciolando. Aspetta, agli eserciti non ho mai visto una roba così grossa come questa, non ho mai visto così grosso. Cosa? Una grotta. Una grotta. Non ho mai visto una grotta così. Qua. E ste papere. Qua. Prima ero io, poi ero il caramelo. Oh, chi è Caramelo Soroban? tira le papere. Oh, sento voci familiari, dice. Nonnetta, Nonnina. Guarda lo Soroban. Questo il caramello ti piacerebbe come lottatore, questo qua. Guarda, è un tartarugone. Vediamo. Immaginati, questo brawler assoluto. Che cacchio è? Soroban, un Kojin. Non Kyojin. Kojin, non Kyojin. È una tartaruga sotto steroidi. Esatto. È una tartaruga samoana sotto steroidi. Samoa. Grande. Samoa. Ma comunque giovedì penso di non esserci, dato che toglieranno la Ti staccano la corrente. Brutta cosa. Almeno te ti hanno avvisato. Ma perché a me non hanno avvisato quando mi hanno staccato per cambiare il generatore, il contatore? Potevano avvisarmi, potevano mandarmi un avviso, qualcosa. Non un cavolo mandato. Ti dico, ho sentito dire da mio padre che c'è un generatore di corrente davanti vicino al municipio, che io non ho mai notato. L'avevo visto uno dopo la pizzeria. Io non generatore. So come dalle tue parti, non so nulla io. No, ti dico solo com'è la storia. Sì. Che storia, io seguo il canale WhatsApp. WhatsApp. Oltre a seguire la pagina Facebook e il profilo e Instagram. anche il sito azzurro, così ci sono le foto incredibili del comune. Ma scusa, mi sono trovato adesso che un PC troppo in avanti, te lo metto un po' più indietro. Ecco. In che senso? L'ho spostato, che era sporco, l'avevo pulito un po', ovviamente, come giusto fare, pulire un pochettino quando c'è della polvere. Sì. L'ho spostato un po'. Lo scoperchi, gli dai una bella spolverata. Scoprirchiare questo è una bella grana, sai perché? Perché c'è il vetro temperato, c'è paura di rompere. Il vetro temperato, ragazzi, fa paura da aprire, perché c'è paura che lo rovini. Cioè il vetro temperato è tanto bello perché, a parte per la temperatura, ma proprio anche perché... No, ma io pensavo che sai cosa avessi il coperchio di ferro. Un bel case. A sto giro, quando mi sono fatto sto PC, mi sono fatto anche un buon case. Non è il case che volevo io, il case che volevo io era completamente diverso, ma va bene questo, va bene. Poi ricordati che dovevo mandare la pastiglia a gennaio, lo mando in... Vale, quella dei freni? In assistenza. Ma cosa c'entrano? Parlavo di quella pastiglia di Fall Guys che è accanto a lui, cosa se ne fa? Esatto. Ti ho detto la pastiglia. Mi tiene compagnia, Ma io pensavo che Max capiva lo stesso di quelle pastiglie. Tanto dice Hajime Mashite, vuol dire piacere di conoscerla. Cazzo, vabbè. Chi è quel gatto dietro di te adesso? Questo... Vabbè, lui è agito che va sul termosifone a scaldarsi, mica stupido, è un gatto intelligente. Certe volte, allora, io stavolta ti ho mandato un reel su chi dorme con i gatti. Io ho visto su Instagram, non apro quasi mai Instagram. Io invece ho visto un reel su tuo e di Christian Jack, sì vabbè, Jack Comitino, dove lui faceva il coso, lui faceva quello che faceva lo scontro con qualche animale. Dico, io ho visto un reel di tuo o di Christian, dove Christian faceva l'autista e tu facevi, non lo so, lo scoiattolo. No, ma se stai parlando, no, forse magari hai visto il reel di Christian e gatto, perché diciamo che io mi sono dissociato dalla frase che è stato detto. Ma non diciamo frasi dalle cui dissociarci. No, ma io non lo dico, mi sono dissociato. Fai bene, qualunque cosa fosse, noi ci dissociamo. Sapete. Come Tino al massimo vi dice qualche parolacina, ma non dice nulla di pesante. Sì, qualche cosa di pesante l'ho detto l'ultima volta riguardo agli zombie di Cosso. Vabbè.
con cavolo se c'è una ah sì, della Topaz. Zombie, i zombie sono veramente rompiscatole, sì. Domani li vedrai, e poi non sono zombie, sono infetti, e peggio ancora, sono umani, effettivamente umani col fungo addosso. Sono presi fuori. Niente, nel dubbio tutti a fare positivo fungo. Lo faccio subito. Perché siamo in Negativo il sequenza. volume della TV che lo sento. Sembra la voce di Cortex. Ma perché ho chiuso il Boswell? Che stupido, Boswell. Ho sbagliato con Boswell. Hai uso Bowser. Oggi è tutto il giorno che lo chiamo Boswell e non Ha chiuso Boswell. per sbaglio il browser. Sì. Ha chiuso Super Mario, è chiuso. Ragazzi, ho fatto uscire uno short bello. Tu lì l'hai già visto, vero? Quello del cavallo. Ai 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 ai. Devo guardarlo. Ma perché ti piacerà come Tino? È molto stupido il finale. Cioè, però almeno è happy ending, non finisce male come il gioco finiva male come il cavallo. Per favore, non utilizzare quella frase. Happy ending nel senso che finisce bene per il cavallo. Nel senso che non è quel tipo di happy ending che intendi te. Per favore, di non usarlo. Vabbè, ho capito, ma se il gergo sono loro che hanno ribaltato il gergo di una parola normalissima. I film che finiscono in happy ending, in senso buono, finiscono bene. Ma noi oggi intendiamo che se dici che c'è un happy ending nel film vuol dire che finisce non bene nel senso che finisce bene, ma nel senso che, come dire, si alza l'ascolto, diciamo così. Manca solo Diamond che viene fuori a tirare le emulsioni scadute. Sì. Ieri ti ha dato una multa Diamond. Ieri Diamond ha estratto una multa, te l'ha mandata, domani ti arriva, devi pagare 500.000 euro. Guarda che ho l'ufficio postale chiuso domani. L'ho aperto solo di martedì, giovedì e sabato. La paghi il giovedì, dai, chi se ne frega. 500.000 euro, ma te sono briciole. Ma che poi io mi sono detto, ma io mi domando, gli sportellisti in ufficio postale, cos'è che combinano tutto il giorno? Quando Tu lo sai che nel mio quartiere non è che più un ufficio postale, nel mio quartiere è messo talmente male. Non abbiamo più un'edicola, non abbiamo più un ufficio postale, non abbiamo più un supermercato, ora non abbiamo neanche più un parrucchiere né maschile né femminile, un barbiere, non abbiamo più un campo. Da noi non c'è più nulla, cioè non c'è più niente. No, perché ti spiego, giovedì scorso, non mi ricordo che quale giovedì è stato, sono andato in ufficio postale a fare 2 ricariche PostePay per mio padre e mia madre. Io avevo anche il telefono che avevo l'app delle poste italiane che andava in tilt e non riuscivo ad aprirla. Ho dovuto riavere tutto il telefono. Nel frattempo non sto lì. Gli sportellisti non so cos'è che stavano facendo con una carta d'identità e un codice fiscale di altre persone. Vabbè, ma quelle sono cose private, non voglio saperlo. Sì, lo so, ma io vorrei capire cos'è che stanno facendo con la stampante che usano per stampare le ricevute. Ah, ma non lo so, non chiedere queste cose, non le so neanch'io. Sì, lo so, ma io dico, ma perché non fare prima? Come Tino ha superato Leo in classifica, wow, secondo posto. Perché oggi ha scritto come Tino, e Leo non ha scritto, non ha messo un messaggio, per scrivere qualche... Poteva scrivere il testo di una canzone d'autore come quella di Young Signorino, ma... No, io odio Young Signorino. Anch'io, dai, ma non piace a nessuno. Però ricordatevi che lui l'ha fatto apposta a fare il C, puntini. Sì, l'ha fatto apposta. Ma c'era uno che cantava un italiano sbagliato apposta. Ma anche questa lì era tutta la roba del personaggio. Sì, ma è vero, ma è ovvio. Che sono fa teste alla cazzo di però scusami, quei tatuaggi di strani ce li ha davvero. Penso. Quello È fatto con i pennarelli. Erano molto strani. No, non erano pennarelli, erano veri quelli. Quei tatuaggi stile Joker, ce li aveva davvero. Che però è il Joker di Jared Leto, non gli altri Joker, il Joker di Jared Leto. Jared Leto, sapete che sembra quasi che abbia un complesso messianico, cerca sempre di assomigliare al Messia, non voglio dirlo così, però guardatelo, Jared Leto fa paura, sembra veramente che abbia un complesso assurdo. Non so, perché Jared Leto veramente vuole assomigliare tantissimo a quella persona lì, diciamo, quel personaggio storico.
quello che andava in giro con la tunica e camminava sull'acqua, per intenderci. Quella persona lì, cerca di somigliare a quella persona lì. Oh, siamo arrivati alle Terite. E ora dobbiamo imparare ad andare a nuotare sott'acqua senza soffocare. Ce la faremo? Certo che sì. Ci hanno insegnato... Mi fa regalare un fiasco di vino da comodino, l'uomo d'ossigeno. Ma che fiasco di vino qua, ma che fiasco di vino. Corbalino alla felicità. C'è cosa più divina, fiasco di vino, no? Era così, no? Quella ce n'era un'altra fase. C'era un po' diverso. Era diverso, vero? Anche me la ricordavo diversa. No, come you don't want to go back? I want to go back, Kate! Non perché no, che cavolo. Mi dicono you don't want to go back. E che ne sai che io non voglio andare a tornare indietro? Voglio tornare sull'isola. Finale stagione 3. Vabbè, non voglio fare spoiler, ma... I want to go back, Kate. I want to go back to the island. Ragazzi, per chi è cresciuto come me con Italian Subs, ci sono delle serie che rimangono indimenticabili, veramente. Cioè, io non so quali sono le vostre serie TV preferite. Simo, chiedo prima a te. Ma intendi... Qualsiasi generale. Allora, Narcos. Una bella quella. Futurama. Ok. Mad Men. Beh, l'autore. The Bear. Ok, questa me la sono L'orso? Nella grande casa blu? Non penso. E che sente quel cartone animato adesso? Perché gli piace? Siccome si va No, non andiamo off topic. Voglio sentire un attimo Simo. Poi chiedo Devo pensarle tutte, poi vediamo. vabbè, non è che ma ne salterai qualcuna, non so, un Breaking Bad, per intenderci, non lo so. Non mi piace, ma non la inserisco nell'Olimpo. È quello che io chiamo il mio Olimpo di serie TV In preferite. realtà penso che farei anch'io una scelta simile. Una volta l'avrei messa, ma oggi onestamente certe serie mi sono un po'... Ma film di Chicago che mandano in onda su Italia 1 l'hai mai visti, Simo? Le scimmie di Chicago? I film di Chicago, tipo Chicago Fire, Mad... Ah no, mai visto, allora poi vediamo. Questa che si è aggiunta di recente, comunque perdonami, mi tolto un attimo. Chad Powers. Me la sono persa questo completamente. Dottor House. Ah beh, un classico. Dottor Casa? Sì. Il Baba? Cos'è? No, non è il Baba, ragazzi. Mi stavo emozionando, cavolo, pensavo fosse il Baba. Caramelo che fa il Baba 2.0. Ah sì, sono cascato. Poi da buon amante degli horror, American Horror Story. No, antologica. Poi anche il suo rispettivo spin-off American Crime Story. Molto tuzzoso. Addirittura. Dovrei iniziare The Penguin perché il Batman con Pattinson mi è piaciuto assai. Onestamente ispira anche a me, quello del gioco Penguins. Tu dici, uè, faccia la pinguino. Ma perché non riesco a prendere il carapace? Quanto ci vuole? Sta bestia qua. Ma stai a dire quel granchio, sì. Ne ho già fatti fuori 2, ma non mi dà nulla, io non voglio continuare a beccare il granchio. Poi non so se si possono classificare anche quelle la serie quelle di Lupin. Ah no, non volevo parlare di anime perché se parli o intendi quella con l'attori. No, Star Trek. Vabbè, sì. La serie classica. The Penguins. È d'autore. Stai facendo delle scelte d'autore, io provo a vedere. Cambio job. Non mi dà il carapace, che cavolo devo fare? Poi ti direi quelle su Mr. McMahon e... Ma dai, veramente la piazzeresti fra le migliori, cavolo, devo ancora vedere. Welcome to Wrexham. Ok. Insomma, autoriali. Io ho fatto questa domanda, no, chiedo anche a Lio, ovviamente, Lio. Quali sono le tue serie TV preferite? Io diciamo tranquillamente sono più all'antica. Cioè, ad esempio, io come che i televisive che non sono serie animate o vabbè, qualche Texas Ranger.
Lasco, che era un'altra serie che adorava su Rai 2. Vabbè, diciamo La Porta Rossa, che è italiano, Files, quello che ho visto su Serially, ovvero avevo visto 12 Deadly Days e Yumi Cell, che sono due serie che adoro. Poi quell'altro avevo visto che non mi ricordo. Vabbè, 13° Apostolo, che è un'altra serie che mi Già che piace. serie TV, è vero, non è un film, è serie TV. New Wolf, che è un'altra serie che mi piace. Fringe, Bella! che è un'altra serie che mi Bella, piace. bella. Ora negli ultimi tempi mi sto vedendo qualche puntata, mi vedo FBI Most Wanted. FBI. Beh, essere bella quella, si parla bene anch'io. Vorrei, forse appena posso, mi sembra ora fine settimana o la prossima, quella Non si inizia la serie su Sandokan. Ciao Xinkai! Stavo parlando di serie TV preferite. Ho chiesto al mitico Simo, che è qui con me. Ho chiesto Lio. Le altre due comunque, ora che ci penso. Va bene. E anche queste si sono. Certo. Una si è aggiunta di recente, l'altra un po'. Dimmi, quali sono? Born to Death, ossia Investigatore per Noia, che mi è dispiaciuto scoprire che è stata cancellata. E una che pseudobiografica che si chiama Il regista nudo. Il regista? Nudo. Spero che sia vestito però nel film, cioè. Questo qui è biografica perché appunto era ambientato in un periodo storico del Giappone dove c'erano tutti i puristi riguardo un determinato argomento spigoloso che non so se si può dire su YouTube. Posso immaginare, sì. La parolina con la P è quella lì. Non so se è spigoloso per YouTube, però dico la parolina con la P. Non lo so neanche io. Comunque, Si chiama il regista nudo perché quel regista, quando andava a fare i film, non rimaneva col coso al di fuori, col batacchio di fuori, però rimaneva in mutande. Vabbè, era comunque. Poi perché si chiami così non lo so. Non lo so neanche io. Comunque, e dicevo appunto che invece volevo dire un attimo io, poi chiedo a Cometino, perché Cometino ci mostra anche lui la cultura. No, ma comunque abbiamo detto Xinka insieme al Max per perfect timing. Beh, certo. Questo qui, tra l'altro, siamo sott'acqua, siamo nelle profondità sott'acqua, una città sott'acqua, e dobbiamo imparare a tenere il respiro per sempre. Serie TV preferita, Xinka dice Merlin. Il mio ultimo libro lo sto basando sull'atmosfera di Merlin, e poi La spada della verità. Guarda, tutto buono, Max Xinkai. Sì, io sono un po' più sono della generazione quella cresciuta con Italian Sub, sei presente? Quella generazione cresciuta che il giorno dopo ci si vedeva la roba appena uscita dall'America, poi in Italia la portavano molti mesi dopo. Lost, Fringe, 24, in italiano 24, 24 comunque. Su quelle serie su cui sono cresciuto, che mi hanno sempre lasciato qualcosa, e ovviamente poi ho riscoperto X-Files, che l'avevo vista, ma non ho capito quanto mi piaceva. Non è tutta perfetta però, tutte le stagioni, però è molto bella. E X, potrei dire la prima stagione di True Detective è geniale. Quella la voglio recuperare troppo. È geniale, proprio geniale. Quella roba proprio, quella che ti tiene vivo, poi c'è stato un periodo che mi ero innamorato tantissimo di Game of Thrones, ma oggi non la piazzerei proprio fra le mie preferite proprio. E ovviamente Dottor V, io ho un amore incontrastato per Dottor V. Il dottore che viaggia nel tempo, però le ultime stagioni mi hanno rovinato la magia. Veramente. È diventata una roba di propaganda. Ce n'era una che io ho adorato ai tempi, però adesso si può recuperare solamente in DVD. Questa qui si chiama Prehistoric Park ed era una serie di documentario. Facevano una cosa alla Jurassic Park, però viaggiavano nel tempo per andare a prendere
Non capisco una parola di nuovo, scusami. Allora, c'è una serie che è da qualche tempo che non fanno più in televisione, si può trovare, che facevano lo stesso, che avevano lo stesso argomento di Jurassic Park. Ah, ok. Si chiamava Prehistoric Park e l'idea di questa cosa era fantastica. Era una sorta di parco alla Jurassic Park, però con tutti gli animali, sia dinosauri che altri tipi di creature. Allora, voglio leggere il messaggio di Xinkai. Ciao Commentivo. Io non sono molto da programmi TV, ho seguito poche serie, però vabbè, alcune sono davvero iconiche come NCSI, Cobra 11. Aspetta. NCIS continuano a mandare in onda su Italia 1. Anche Ghost Whisperer o Supernatural è belloccia, è fatta bene, è molto dispersiva, anche lì ci sono episodi che ti cascano le braccia, però il problema è che anch'io non guardo in TV, io non guardo nulla in TV, io non guardavo in TV le serie, io ho sempre recuperate in streaming, anche legalmente, negli ultimi 10-15 anni solo legalmente. Sono contento. Comunque, a proposito che l'hai menzionato... Sì, Matteo, c'è. Certo che c'è. Io adoravo il personaggio di Said di Lost, l'ho adorato anch'io, ma io adoravo un po' tutti alla fine, perché alcuni ti stanno sulle scatole, tipo all'inizio Sawyer tu lo odi, ovvio che Sawyer ti fa arrabbiare la prima stagione, ma poi è un personaggio che ti cresce dentro ed è più emotivo di quello che sembra, senza far spoiler. Supernatural per lo più fa la stessa fine di Xena, troppo lungo. Ragazzi, 15 stagioni sono troppe. Io sono arrivato alla 10ª, mi sono cascate le braccia, dovevo riprenderlo, finirlo. Sono troppo lunghe, certe serie purtroppo è così. Infatti il problema è che quando la rete ordina se volete andare sul sicuro, adesso mi è venuta in mente una bella. Se andate sulle inglesi, le inglesi hanno meno episodi, sotto da 3 a 6 episodi le serie TV inglesi, normalmente, non tutte, normalmente sono da 3 a 6 episodi, in confronto a quelle che una volta 24 episodi televisivi per stagione in America, oggi sono 13, una volta erano 24, e vedi che tanto stanno tenendo il respiro sott'acqua, ma che bello, abbiamo imparato a nuotare tenendo il respiro infinito, ma quanto è bello! Possiamo fare come i pesci, nuotare in giro. Vabbè, comunque Jack, anche qui in Italia ne abbiamo avuto un paio che erano belle, basti pensare a Maresciallo Rocca, ad esempio. Ma non mi è piaciuta quella, mi faceva cascare le braccia, scusami, lo so che voglio rispettare la tua opinione, veramente, sono io che non riesco a vedere sta roba. Ce n'era uno molto... Ti faccio un esempio, mia madre ieri mi ha detto ti prego mettimi sta puntata di Don Matteo che non lo volevo vedere, ha detto ma che schifo le fiction italiane, poi è arrivata una, ha detto ma non si può, ti vedi 2 ore per vederti una boiata. Sanno che non ti ha sognato le mazzate. No, lei mi ha detto sta cosa, dopo aver visto 2 ore di puntata, ha detto ho perso 2 ore della mia vita. Ha detto, io Don Matteo non gli posso dire nulla perché ha avuto per 12 o 13 stagioni un'icona come Terence Hill. Ma lui è un grande. Sì, guarda, quella la guardava mia madre. La storia che c'è dietro, ho rispettato la sua decisione, è una sorta di meme personale. Ma guarda, perché la serie, non il motivo sì. No, ma vabbè, lui è un grande attore. Lui ha fatto anche delle parti. No, è che il potere che aveva non gli fu più avere fatto che quando c'era lui è come Jessica Fletcher. Nemmeno Jessica Fletcher e Detective Conan non fossero assieme. No, beh, come? Era peggio di loro. Mi stai dicendo che è peggio. Come fai a essere peggio di Jessica Fletcher che per 20 anni ha fatto serie TV dove gli altri schiattavano? Cioè, poveracci. Cioè, io veramente vedo Jessica Fletcher e scappo. Il mio amico l'ha vista a Londra, è scappato l'attrice. No, ma l'attrice mica ti fa morire. Guarda che mica è Angela Lansbury, che è una grande interprete. La percentuale di morti tra Conan. Conan sono tanti anni che va avanti la gente muore. Tra Conan. No, Colombo si salva. No, anche lui dove andava faceva un giro nella città e moriva qualcuno. Lo sapete chi altro Magnum PI, MacGyver. Sì. L'ispettore Derrick con quella fantastica sigla all'inizio. Sì. Ma guardate ragazzi, a me i gialli sono belli. Il mio preferito è Sherlock di Moffat, quello inglese, 3 puntate per stagione.
è folle, è una riedizione... aspetta, quello là... con Aspetta, non è quello con Cumberbatch. Sì, quello con Cumberbatch, sì, con lui. Dovrei guardarla. Per me, quello che ti ruba la scena come attore, senza fare spoiler perché sarebbe uno spoiler, è l'attore che fa Moriarty, e sai che se tu conosci la narrativa sai che Moriarty è l'arcinemesi di Sherlock, è quell'attore, tanta roba, non so neanche se te l'aspetterai o meno quando si verrà rivelato, ma è un attore pazzesco, cioè veramente incredibile, interpretazione stellare. Ovviamente è una di quelle serie che anche quella, se la senti in italiano, non ci assomigliano per niente, ma Cumberbatch parla velocissimo, cioè è una... lascia perdere gli altri che parlano velocissimo, perché giuro, quando a scuola di doppiaggio dove vado ho fatto alcuni giorni Ritorno al futuro, mamma mia, chi è che parlava veloce? Christopher Lloyd, davvero? Quando fa Doc è qualcosa di assurdo. Ci credo, non lo sapevo però, non l'ho mai visto in originale. No, comunque ti stavo dicendo... Tenente Colombo di Cexinca, sì, beh, ma... vabbè, Tenente Colombo lo fanno su Rete 4 e la mattina presto lo fanno... Ma noi non guardiamo la TV di Cexinca, anche lei che non guardiamo sta cavolo di TV. Basta in TV italiana, non la sopporto, non la sopporto e non la sopporto, veramente, finché non fanno... O non mi buttano i bei documentari su Italia 1 alle 21 o non la guardo. Il Tenente Colombo non è italiano. No, ma stavo dicendo sulla TV, se me la devo vedere me la recupero in streaming su Prime Video. No, comunque ho detto un'altra serie bella che consiglierei, con quella lì di Pettore De Rick. Cavolo, fino agli anni 90 prima di... Ma non loro fascino i crime in investigazione. Il fatto è che secondo me c'è una cosa che forse ha un po' rovinato il giallo: i cellulari. I cellulari ti cambiano tutto. I cellulari e ogni tanto i podcast che va bene, raccontano il dramma e tutto il resto, cioè per carità io li ascolto ogni tanto. Anch'io, sono anche podcaster, però... io tecnicamente sono anche un podcaster sulla canale. Ci sono alcuni che esaltano l'inverosimile. Sì, però ripeto, vedere nei gialli ste cose, io parlo proprio dei cellulari usati nei gialli, cioè ogni volta c'è sto cavolo di cellulare, il cellulare che diventa, la tecnologia diventa un elemento chiave, quando invece era più bello l'investigazione di una volta, cioè zero tecnologia, proprio tracce, proprio classica, insomma, come dire, investigazione, il giallo classico. Poi io amo i noir, io amo il genere noir, perché il noir è un thriller distorto, misteri, ma soprattutto quel tono cupo, con una speranza flebile, per intenderci, nel noir. Può anche finire bene un noir, non è che deve forza finire male, tendenzialmente finisce male, però può anche finire bene un noir. È veramente... Scusa, in un noir dove fanno fuori la... come cavolo potrebbe finire bene? Può sempre finire bene, col protagonista che risolve il caso e finisce con la signorina del film e finiscono tutti felici contenti. È successo in alcuni noir, non sei obbligato a fare un noir che finisce male, non sei obbligato. Comunque ho ripensato ad un'altra serie che ho dimenticato. Mafia 2 finisce bene. Non dico diciamo Nemesi di Sherlock Holmes, Lupin. È vero. Quella con la serie con Omar Sy. Devo vederlo con l'attore bravo. Più bello Investigation e Project Zero. A proposito, Xinkai, lo dico anche a te che ne parlavamo prima, secondo me Simo l'ha giocato. Un attimino che c'è una scena, oh no, sta scena la odio perché... Guarda, c'è lei che fa picchiare il nostro Gosetsu. Dico, questa spazzatura di cartaverna. È una delle scene che più odio del gioco, vedere il Gosetsu trattato così da lei. Guarda, però è importante questa scena. Ma non è venuto in mente adesso, madonna. Se non ero online l'avrei saltata sta scena, credetemi, non la posso sopportare. C'è Yotsuyu che sta trattando così Gosetsu e lui sa la sua storia, dice tu sei un'orfana, la vedova di Sashi Ai. Tutto coiezzo. Ragazzi, la scena è bellissima questa, è brutta ma la odio perché è cruda, però dice che gioia ti porta a vendicarti su di noi. Lei, come lui sa il suo passato tragico di lei, e lei
non vuole sentirselo dire. Guarda, lui sta schiacciando la testa. Lei è terribile. Non abbastanza. Proprio piegarlo a lei completamente. Il mio appetito per la tua agonia è un abisso senza fine, insaziabile. Sentite cosa dice. C'è questo personaggio che il gioco vuole che tu all'inizio del gioco, quando tu la incontri, tu la devi odiare questo personaggio. Lo fa apposta. Prima che tu muoia tu piangerai e ti supplicherai di essere eliminato e striscerai sulla tuo ombelico, dice. Ragazzi, è crudissimo. Scusa, come cavolo fai a farlo strisciare sul ombelico? Lo costringi a camminare così. Lo costringi a stare attaccato a terra. Comunque, se posso, Jake, sembra che... Dico, parlando delle serie che... Carmelo ti si sente attratto. Sì, l'ho detto tutto il giorno prima, diciamo. Povero Lord Kaien. Kami abbia pietà della sua anima. Nobile leader di una nazione caduta. Un burattino che ha fatto per il viceré. Cioè, come dire, Lord Kaien è caduto 25 anni fa. Allora? Ero contento di sapere. Chi è? Carmelo. Ah, bentornato, scusa. Non sapevo che era Ho chiuso io e riattaccato la chiave. Ah, ma magari funziona così. Comunque è una scena veramente incredibile, ragazzi. Lei è cattivissima, però si capisce che è una donna che ha avuto dei traumi pesanti per arrivare in queste condizioni. Il gioco vuole fartelo capire, però al momento te la vuole far odiare. Perché, cioè, vedi come lo tratta, vedi cosa fa ai civili. Non puoi giustificarla, non puoi, umanamente non puoi giustificarla, ma proprio umanamente non ce la fai. Però lui pensa, povera vittima, lui la vede come una vittima, nonostante tutto. Comunque dimmi tutto sul gioco che volevi dire prima. Appena finisce la scena vi faccio vedere. Vabbè, inizio a dire il nome. Deadly Premonition, PS3, Xbox 360, remake. Lo conosco, c'ho sia l'1 che il 2 su Steam e il primo lo voglio recuperare fisico per PlayStation 3 e platinarlo. Cosa ne pensi? È una perla del trash, però è troppo bello. È vero, la penso come bella è un Twin Peaks fatto malissimo, però ti giuro è qualcosa di fenomenale. Non è una perla ai porci, veramente, è un gioco autoriale, però ha tanto trash. No, Jack, tu non mi hai capito, ho detto una perla ai porci non piace di me. Ah, ok. Ho fatto una cavolo di scene quei volontari. Sì. Cioè quei momenti tra Zack e il detective, mamma mia. Ah, sembrava... Sì, è vero, cosa mi hai sbloccato un ricordo, Mamma mia, erano assurdo. Poi credo che sia metà di quel film, cioè di quel film che ho scoperto, di quel gioco che ho scoperto dei film che potenzialmente belli, Sì, perché ha tante citazioni. D'altronde è un misto fra Twin Peaks e Silent Hill, inizialmente. È un Twin Peaks con l'Otherworld, anche Twin Peaks ha un Otherworld, tecnicamente. Il secondo che sembra serio invece è ancora... Veramente, il secondo è più serio. Non ho mai giocato il 2, mi hanno detto tutti che è da evitare. Com'è? Parte con una backstory sul detective, però ti giuro, quando lo giocavo mi facevo delle grosse risate. Ma quindi è simpatico quando c'era la partita vera e propria. Questo gioco non riesco a installare in nessun modo, ma come? Su console ho inviato il ticket, non è uscito sul 7 e non è più compatibile. Windows 7 dici? L'account secondario di mia sorella. Adesso voglio vedere, non hai Windows 8? Fa vedere. Windows 10, scusami. Final Fantasy Windows 10 compatibile. Comunque, non ti stavo dicendo. Allora, dice che è ancora compatibile. Ah, è caduto il supporto su Windows 10 il 14 ottobre, ma lo puoi giocare lo stesso. Ma che Windows stai utilizzando, Xinkai? Windows 10, no? Windows 7 no, Windows 7 mi sa proprio che non te lo fa fare. Ma il 7 è vecchio. Sarà pure vecchio, ma è vecchio, molto vecchio. Un attimo. Le vecchio Orco Khan? Ragazzi, no, questo qui è la mia schermata. Volevo far vedere degli Premonition, ma ho sbagliato. Ci ho chiuso. Scusate, mi sono imbranato io.
Sono imbranato io. Cosa? Anche Volevo far vedere vorrei Deadly chiudo... Premonition. So che è tardi, lo so. Sto un attimino che vedo sta scena. Che... Non è che abbiamo bisogno di prendere la pillola. Non è per quello, devo preparare io solite cose, non so. Se lo dice come titolo è vecchio, ma molto vecchio. Ma comunque sia, Leve. non è un problema di età. Windows 7, anche o Windows 11, un problema di compatibilità con giochi vecchi lo preferisco. Ma guarda, questo gioco lo aggiornano continuamente. Certo, Windows 11 è adatto. Io però che sì, che sarebbe bello se tu potessi giocarlo sulla Play. Cavolo, giocarlo dalla Play è tutta un'altra cosa. Cioè, è comodo il controller, veramente è comodo. Cioè, è comodissimo, cioè, è veramente comodo. Non so, che non andiamo d'accordo. è una volta E anche tanto. come titolo è vecchio, molto Sì. vecchio. Ragazzi, una volta tanto, sì, mi sto dicendo una cosa io, che praticamente per un gioco che è vero che è fatto per tastiera e mouse, ma la versione con controller è ottima, cioè veramente ti trovi proprio bene, cioè io riesco a trovarmi benissimo col controller. Poi ovviamente, Xinca, io ti farei lo share play per sistemarti i controlli e darti il layout che ho io, che è veramente comodo. Con L2 R2 riesci a passare alla seconda barra senza dover fare passaggi, e sai, ti fai tutto con 2 barre. È comodissimo, comodissimo. Perché veramente, secondo me ti piacerà tantissimo, perché è veramente fatto bene. Poi più vai avanti e più hai delle migliorie, hai delle cose incredibili. Adesso stiamo nuotando sott'acqua, è una cosa che non è una roba da poco. Nuotando sott'acqua abbiamo il fiato infinito, non è una roba da poco veramente. Poter nuotare, esplorare il mondo anche sott'acqua. Avete Alfio infinito. Cioè? Invece di dire abbiamo il fiato infinito, potevi dire abbiamo l'affio infinito. Cos'è l'affio? E noi è il nome di una persona. Invece ok. di avere il fiato avete l'alfio. Vabbè, Alfio sì, è il nome di una persona, sì. Comunque, Jack, come ti stavo dicendo prima che stavamo parlando delle serie, un'altra che mi ha fatto ricordare adesso, Con piacere, Xinkai. sia Xinkai che Simo è cosa, Jack Avvocati in Divisa. Cavolo, se quello lo guardavo. Era praticamente una... Come faccio a spiegartelo? Una sorta di cosa, la Law and Order, cioè con tutte queste fatto qua dei processi e roba del genere. Ciao Simo. Però tutto fatto sulla marina, una cosa del genere, non all'NCIS, ma un poco meglio. È molto vecchio come serie, però è bella. Ma non importa l'età di una serie, se è fatta bene. E ce n'era un'altra che questa però è italiana, Cocoso. È che Xinkai è che anch'io non voglio portarti via tempo, Cioè, tante cose Final Fantasy si possono fare in single player. Diciamo il 95% di quello che c'è nella prima parte del gioco si può fare in single player. Ormai hanno fatto che anche i trial e i dungeon uno può farsi da soli, ma giocato in compagnia è più divertente, giocato in compagnia è molto più divertente in compagnia secondo me. Xinkai comunque. L'unica cosa è che su PC esiste una cosa che è supportata non ufficialmente ma è accettata, praticamente, che tu puoi, c'è la traduzione in italiano, se uno vuole c'hai il coso che ti traduce in tempo reale, ma secondo me tu se sai il tedesco te lo metti in tedesco e passa la paura. Io l'inglese mi trovo tanto bene, perché l'inglese per me è una seconda lingua, c'è anche, non c'è lo spagnolo, c'è il francese e il tedesco. Spagnolo è un'altra lingua molto 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 simile all'italiano. Lo so, sì, esatto. Allora, passo ai saluti. Io ringrazio prima di tutto, ringrazio Lio perché 2 ore e 38 a sopportarmi senza sbattere la testa contro il muro, ce ne vuole, sopportare me per 2 ore e 38 minuti. Poi passo a ringraziare Simo per i bei discorsi, le serie TV ispiratrici che ha detto, e anche passo al buon Comettino, che è sempre un ragazzo simpatico e gentile. Noi scherziamo sempre, ma veramente è una persona molto sensibile. Per il resto ringrazio tutti quelli che sono passati, soprattutto sono stato molto contento dei dialoghi fatti con Matteo che fra l'altro si fida, si è comprato un gioco perché gli ho detto che è molto bello, quindi grazie di cuore per la fiducia. E ciao Xinkai, ciao Ice e tutti gli altri ragazzi che sono passati oggi. Ciao Ghiaccio. Grazie ancora, ci vediamo. Domani sarò finalmente, non inizio troppo prima, domani per un giorno posso iniziare alle 5 tranquillamente con The Last of Us, e vi invito a vedere l'ultimo short. C'è una scena che nel gioco finiva male, io ho fatto un happy ending, ho fatto un finale felice, e Lio è un fan degli happy ending perché insomma
Ancora cosa? Nel senso del cavallo. Non possiamo dire dico che nel gioco il cavallo sia una cosa brutta. Io ho detto no, assolutamente no. Il cavallo avrà il suo momento muscolare che tutti volevamo. Ciao 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 ciao.